Andiamo in Russia. Questo omicidio risale all'agosto 2018. Dunque, la protagonista di questa storia è una nonna di 63 anni che si chiama Lyudmila R, che ha ucciso suo figlio, che a sua volta era padre di 2 bambini, per questo lei era nonna. Del figlio non abbiamo il nome, è incredibile questa cosa, non si sa il nome, c'è la foto ma non si sa il nome. Il figlio aveva 42 anni ed è stato ucciso da lei a padellate. Buonasera ragazzoni, buonasera e bentornati in questo nuovo TG Crime. Bentornati o benvenuti se è la prima volta che ci siete arrivati. Cominciamo con il TG Crime. Faccio giusto una puntualizzazione perché sembra che Quarto Grado mi guardi. Io boh, sono egocentrica io, però no, sicuramente non mi hanno guardata loro. Però ho notato proprio un cambio di rotta completo nella puntata di venerdì. Per esempio, vi ricordate che mi ero lamentata del fatto che avevano, parlando del caso di Silvia Cipriani, no? La signora anziana, la zia scomparsa ad Arieti, tutti quanti si erano incentrati su Valerio perché poi è stato iscritto nel registro indagati, ma in realtà lo facevano anche prima. Da quando hanno avuto la notizia che era iscritto nel registro indagati, bam, tutti contro Valerio. Tra l'altro vi avevo detto che Valerio aveva la colpa, tra grandi virgolette, di non essersi mai fatto intervistare. Appena l'ho detto, Quarto Grado, intervista esclusiva a Valerio. Quindi Valerio si è fatto intervistare e devo dire che da questa intervista, condotta tra l'altro dalla stimatissima Anna Boiardi, è venuto fuori un Valerio che non ci aspettavamo. Cioè, noi eravamo abituati a vedere questo nipote, adesso scusate non metto neanche la foto perché davvero è un discorso molto breve quello che voglio farvi, però facciamo vedere sempre le sue foto così, mostro cattivo, e invece Valerio è un pezzo di pane, cioè è un paccioccone orsacchiottone che tu dici lì e dici no, poverino, perché piange? Lui si è anche commosso, no? Era un'intervista molto sofferta da parte sua, probabilmente anche evitato di farsi intervistare per questo motivo, perché si vedeva anche che era a disagio e si vergognava di, insomma, di piangere davanti a milioni di italiani. Migliaia. Forse una volta erano milioni che guardavano la TV, adesso sono migliaia. E quindi probabilmente anche per questo motivo che aveva evitato di fare interviste. Però da quell'intervista che Anna Boiardi, io devo dire, cioè adoro e ha condotto benissimo, ha fatto anche le domande giuste, lui è davvero apparso in una chiave completamente diversa, cioè si è fatto sentire, si è fatto capire. E poi hanno dedicato un sacco di spazio anche ai suoi avvocati, quindi parlando del caso Silvia Cipriani hanno come fatto una sorta di blocco dedicato tutto alla cerchiamo di come dire, compensare tutto il danno fatto a Valerio, facciamo una puntata tutta pro Valerio. Valerio, durante quell'intervista, ha confermato di avere un alibi, cosa che hanno ripetuto anche i suoi avvocati. Valerio ha un alibi incrollabile, cioè nel momento in cui Silvia Cipriani, la zia, spariva, lui era all'ufficio postale, perché lui è dirigente di un ufficio postale e nell'ufficio postale ci sono le telecamere, lui aveva il codice per fare i suoi lavori, quindi è certo al 100% che nel momento in cui Silvia spariva lui era al lavoro. Quindi anche questa iscrizione al registro indagati sinceramente non l'ho proprio capita. E anche in studio erano abbastanza basiti da questo. Ho detto, ma se lui ha un alibi perfetto, perché lo hanno iscritto nel registro indagati? Boh. Comunque, altra cosa che fanno notare invece i suoi avvocati è che Valerio, visto che si pensava che il suo movente, perché per arrivare a Valerio si è pensati al movente, gli avvocati di Valerio hanno smontato questo fantomatico movente economico, cioè teoricamente Valerio avrebbe ucciso sua zia per ereditare 26.000 euro, 25.500 euro, perché lei aveva questa assicurazione infortuni
che se morta tramite un incidente, allora gli eredi avrebbero appunto ereditato 51.000 euro. Gli eredi sono sia lui che la sorella di Silvia, quindi l'altra sua zia, quindi fai a metà, 25.500 euro. Ora, Valerio, come dire, è impossibile che abbia ucciso per 25.000 euro, perché l'avvocato ha dimostrato quanto Valerio in realtà fosse ricco. Aveva ha tuttora tantissime proprietà, quindi i money li ha. Allora, uno coi sordi che ha tantissime proprietà immobiliari, cioè lui ha mostrato 6 pagine di proprietà immobiliari, che poi 6 pagine non so dirvi quante siano, e il movente viene meno, cioè comunque 6 pagine, mettiamo che sia una pagina per proprietà, hai 6 proprietà immobiliari, stiamo da basso, no? Facciamo proprio proprietà immobiliari che valgono pochino, 150.000 l'una, 100.000 l'una, cioè facciamo presto arrivare a 800.000 euro. Ora, uno che possiede delle proprietà per un minimo di 600-800.000 euro, cosa se ne fa di uccidere la zia per 25.000 euro? Non ha senso. E mi ha fatto molto piacere che Quarto Grado si sia un attimo, come dire, rimboccato su quello che aveva detto la puntata prima, facendo anche notare che Valerio ha una posizione effettivamente molto safe dalla sua. Però ragazzi, ovviamente lo scivolone doveva essere fatto. Perché a un certo punto Valerio ha detto una cosa che non avrebbe mai dovuto dire. E è finita, raga, è finita nel trash, esatto Ruma, esatto. È finita nel trash perché Valerio a un certo punto ha detto, l'Anna Boiardi gli ha chiesto dell'incendio, no? Perché, come vi avevo detto l'altra volta, Silvia aveva appiccato per sbaglio questo incendio, aveva bruciato mezzo bosco, proprietà intorno a casa sua, insomma era disperata, poraccia, perché non aveva fatto apposta. E io avevo detto che lei, scusatemi, aveva bruciato sterpaglie come si fa in campagna, e invece no, non erano sterpaglie, ragazzi. La nostra signora Silvia, religiosissima, signora anziana, un po' la nonna di tutti, stava bruciando dei santini. E Valerio l'ha detto con totale innocenza. Ma sì, la zia stava bruciando dei santini quando poi il fuoco è divampato. Urlo, esatto. Allora, se vi ricordate quello che ho detto la puntata scorsa, il fuoco è divampato per 400 ettari, ha bruciato 400 ettari di bosco, tra cui danneggiato anche delle proprietà, è stata condannata a pagare una multa che non aveva ancora pagato, tra l'altro, anche qui devo fare un'errata corrige perché poi le notizie escono man mano, io seguo quello che dicono, anche se è sbagliato poi mi devo correggere, quindi non aveva ancora pagato questa multa e l'avevano denunciata per incendio doloso, quindi la sua vita era diventata un incubo dopo questo incendio. E uno viene da dire sta satanassa ha bruciato i santini, gli è arrivata la maledizione di Padre Pio, bruci i santini per forza. No, scherzo, ma sicuramente a questo punto i santini hanno un movente. Sono i santi ad avere un vero movente. Allora, io so che i santini non vanno mai bruciati. Infatti, da qui è partito. Esatto, Silvia faceva parte dell'Inner Circle. No, tra l'altro, io vorrei che rintervistassero il parroco alla vista di queste nuove informazioni. Perché il parroco era lì che ovviamente sempre diceva: no, ma Silvia frequentava moltissimo la chiesa, faceva donazioni, noi della comunità della chiesa le siamo sempre stati vicini, ci manca tantissimo, celebrare la messa senza di lei è un peccato estremo. E poi le suorine che dicevano: ma lei pagava 5 mense all'anno. Adesso vorrei vedere la loro reaction davanti al fatto che Silvia stava bruciando i santini. Cioè ha avuto un momento Burzum, esatto, ha avuto un momento che non lo so, no, vabbè. Fatto sta che noi ci possiamo ridere su, vabbè, è la vittima di un probabile omicidio, quindi ovviamente con tutto il rispetto, però qualunque persona che fa una cosa del genere può farci sorridere. A Quarto Grado sono scaduti nel victim blaming. Mi dispiace, ma ci sono scaduti.
che quando hanno sentito la parola Santini, io ho visto Nuzzi che proprio ha sgranato gli occhi, si è illuminato, è partita una nuvola in tutto lo studio che diceva Santini bruciati, Satanic Panic, Satana il demonio, allora forse, ma quindi magari questa vittima non era poi così... E quindi è partito il delirio, hanno cominciato a dire ma come si fa a bruciare i santini? Non si... pista satanica, esatto, pista satanica subito Lady Draculian. Nuzzi ha chiamato i preti che ha fatto licenziare con il suo libro sul Papa per far esorcizzare lo studio di Cogno Manzese. Silvia Nuova, cantante dei Mayhem. No, scusatemi, non devo ridere, però dai ragazzi, cioè anche le vittime hanno le loro sfumature ed è giusto vederle nella loro totalità, no? Ma soprattutto è giusto vedere il trash della televisione italiana, perché tutti in studio a dire non si bruciano i santini, blasfemia! Ma com'è possibile? Una signora tanto cara, tanto religiosa, che ha bruciato dei santini! Allora sono andati nel panico, no? Per questa cosa. Quindi a un certo punto è arrivata la tipa che sta al computer, non so il nome, perdonatemi, una bellissima signora con gli occhi azzurri, che sta al computer e lei guarda quello che scrivono sui social. Quindi lei ha trovato la soluzione dai social, perché tutte le signore ovviamente hanno cominciato a scrivere questa ha bruciato i santini. Allora la soluzione è questa: i santini non si buttano, non si distruggono. Cioè se qualcuno vi mette un santino in tasca, voi siete condannati a morire con quel santino in tasca, ok? Cioè non si toccano, i santini non si toccano. Peggio dei gattini, cioè capito? Peggio dei gattini. Lei ci ha insegnato attraverso i social, perché tutte le signore, no, scrivevano come si fa a liberarsi dei santini. Allora, bisogna fare così, ragazzi. Se avete un santino in tasca e non potete più lavare la vostra felpa, potete distruggere quel santino, ma recitando una litania, che manco le messe sataniche. Allora, praticamente, prendete il santino, potete dargli fuoco, però non tutti insieme come ha fatto Silvia, cioè uno per uno, lo bruciate e a uno gli dite come carta ti brucio, come santo ti adoro. Quindi praticamente devi ricordare al santino di essere solo carta e inchiostro e dirgli guarda che tu sei un figurino, non sei davvero un dio, sei un idolo, no? Quindi io, se venero l'idolo, poi divento come i pagani. Quindi ti brucio, però mi ricordo che sei un pezzo di carta. Ricordati che sei un pezzo di carta. Ha una sua logica, esatto. Ma infatti, tra l'altro, c'è questo odio da parte, cioè, storicamente mi ricordo, adesso non sono un genio della teologia, ma storicamente mi ricordo che l'adorazione degli idoli è qualcosa che il cristianesimo aborra. Allora, quanti erano questi santini per farne un falò? No, tra l'altro, cioè, è una bella domanda questa, Mix. Quanti santini ha dovuto bruciare Silvia per bruciare 400 ettari di bosco? Dipende. Quale santino tra quelli che ha bruciato ha mandato la maledizione? Ma soprattutto, quale di quei santi è il killer? Perché a questo punto abbiamo un movente palese, molto più palese di quello del nipote. Allora, mi insegna col serial killer californiano. Sì, il nostro californiano. Chi si aspettava che nella fretta e furia di chiudere un caso non avrebbero mai arrestato un uomo afroamericano? Chi non se l'aspettava? Vabbè, scherzo, sto cominciando già a rompere il cazzo. Allora, dobbiamo tenere in considerazione molte cose. La polizia è stata umiliata più e più volte, sia per il fatto che era da più di un anno che questo faceva il serial killer in giro per la California e la polizia non ha mai collegato i delitti. In secondo luogo è stato evidenziato come la polizia non avesse proprio indagato sui singoli delitti perché erano delitti a spese di senza tetto, diciamoci la verità. 3, quando abbiamo avuto la sopravvissuta, che tra l'altro ai giornali si è fatta sentire e un bel po', la nostra Natasha, eroina, che si è presa 9 pallottole in corpo e sopravvissuta, e li ha smerdati tutti dicendo beh, io però, cioè, avevo chiesto che facessero le indagini sul mio caso, l'hanno voluta chiudere come un affare di droga, come fossero solo cavoli miei, e sono proprio sbattuti le balle perché ero una senza tetto tossicodipendente, e adesso se mi aveste ascoltato avremmo risparmiato la vita a 5 persone.
parole sante, sacrosante, ma da tutta questa storia il dipartimento di polizia ne è uscito malissimo. E voi dovete sapere che in America succede una cosa che può essere sia un bene che un male, ovvero i district attorney, ovvero i nostri PM, sono eletti dal popolo. Quindi loro devono dimostrare di essere bravissimi, no? Per essere poi rieletti come PM. Secondo me questa cosa, cioè in molti dicono ah wow, è la svolta, dovrebbe essere così anche in Italia. Perché poi penso che questi PM facciano quello che vuole l'opinione pubblica. Cioè appena esce la notizia del caso, guardano l'opinione pubblica che cosa vuole, su cosa spinge, e loro vanno ad arrestare o a magari togliere le accuse dalla persona a seconda dell'opinione pubblica per poi prendersi i voti. Anche questo secondo me non è un sistema che garantisce giustizia, però è un mio pensiero, è un mio pensiero. Tra l'altro sappiate che la elezione dei nuovi District Attorney sarà il 4 di novembre qui in America, quindi tra poco, e ci stanno già scannando tutti. A proposito di ciò, visto che è il 4 novembre, questo PM, questo District Attorney, quanta voglia aveva, ma soprattutto quanto bisogno aveva di catturare il serial killer per poter essere rieletto, il nostro Stanley McFadden, che ci ha messo la faccia tutto, lui è proprio là, è l'uomo del momento, Stanley McFadden, che ha catturato il serial killer. Ecco, quindi vedete, in un modo o nell'altro, cioè io non credo che neanche la modalità americana sia la svolta per garantire giustizia nei casi, Insomma, adesso vi do le news, però è giusto che voi teniate presente anche questo ingrediente fondamentale, no? Vi dico che anche lo sceriffo capo della polizia viene eletto dal popolo, quindi diciamo che per quanto riguarda la giustizia, molte delle figure fondamentali nelle indagini vengono proprio elette dal popolo, e questa è una cosa che in un momento come questo, soprattutto vicino alle elezioni, quando c'è un serial killer in giro, non è detto che garantisca proprio la somma trasparenza dei risultati. Allora, abbiamo il sospettato numero 1, di cui loro sono già tutti fieri, tutti contenti, l'abbiamo preso, è lui. Ma vediamo un po' nello specifico chi è costui. La conferenza stampa c'è stata ieri, sabato, in cui appunto il capo della polizia di Stockton, che è Stanley McFadden, ha comunicato di aver arrestato il serial killer. Sono stato io. Votatemi. Ora, il serial killer in questione, diciamo il sospetto, è questo signore afroamericano, che vorrei anche specificare una cosa. Se andate a leggere tutti gli articoli della CNN, ma di anche tutte le altre testate che parlano del caso americane, fateci caso. Le vittime, maschio ispanico, maschio bianco, 32 anni, Wesley Brownlee, 43 anni, punto. L'etnia la specificano sempre, ma in maniera neutra, perché è proprio un paese multietnico e quindi è normale specificare la provenienza, cioè l'etnia. In questo caso non c'è scritto afroamericano manco per sbaglio. Non lo scrivono proprio perché non devono evidenziare il fatto che hanno arrestato un afroamericano. Si chiama Wesley Brownlee, lo dico io visto che non lo specifica nessuno. Origini afroamericane, ha 43 anni e diciamo che non è proprio originario di Stockton, ma vive lì da molti anni. Non ci hanno rivelato tutto, ovviamente, ci danno le notizie a spizzichi e bocconi, anche perché poi se hanno sbagliato più notizie ci danno, più figura di merda ci fanno. Lui è stato arrestato dopo un periodo di spionaggio, di inseguimento, in cui gli stavano le calcagna sostanzialmente, lo tenevano d'occhio. È stato arrestato nella notte tra venerdì e sabato, diciamo più precisamente le prime ore del mattino di sabato. Sto parlando del 15 ottobre, ieri. Alle 2 del mattino è stato arrestato. 2 del mattino ovviamente californiane, quindi da noi era già più mattina. Cioè in Italia era già più mattina. Comunque, per rintracciarlo hanno seguito la soffiata di un cittadino che attualmente sta in lizza per prendersi il suo risarcimento, no? Perché abbiamo visto che c'era una taglia sulla testa di questo killer. Ovviamente nel momento in cui verrà
confermato che si tratta di lui, poi questo cittadino avrà la sua ricompensa di $115.000. L'altra settimana dicevano 125, questa settimana dicono 115, non so, hanno fatto uno sconto di 10.000, non so, forse, boh, comunque si prenderà il suo risarcimento nel caso in cui il suo premio, nel caso in cui si verifichi che sia proprio lui il serial killer, altrimenti nada nisba. Quindi è stato tutto grazie alla segnalazione di questo cittadino che è giunto, almeno mi sembra di aver letto e capito anche all'interno dei gruppi vari che ne parlano, è giunto a segnalare questo soggetto in collaborazione con il gruppo Facebook che si è sempre concentrato nelle indagini sul serial killer, di indagini da segugi dell'internet, diciamocela chiaramente, non da parte di professionisti. Magari all'interno del gruppo ci sono anche professionisti del settore, però stiamo parlando di 2000 cittadini, è un gruppo nel quale io sono riuscita a entrare fortunatamente, ma è un gruppo di 2000 cittadini di Stockton che si sono messi insieme per unire le forze e mettere insieme tutte le informazioni che loro avevano su varie persone e giungere poi a un nome che poteva essere più probabile, no? E quindi diciamo che se tante volte i segugi dell'internet fanno solo danni, in quel gruppo lì ho visto una bella coesione, ho visto anche una bella moderazione, tant'è che mi sono anche stupita del numero, erano solo 2000. Sono attualmente solo 2000 i partecipanti a quel gruppo. Io ho seguito tutti i loro tutto quello che si dicevano, ovviamente non ve lo posso riportare perché è un gruppo privato e ho avuto davvero la cortesia da parte loro di farmi entrare come podcaster, ma ovviamente quello che viene detto in un gruppo privato rimane privato, quindi non ve lo posso dire. Però vi dico che si sono dati davvero tanto da fare, hanno collaborato tantissimo, erano spaventatissimi, all'interno di quel gruppo si poteva davvero percepire la paura di dormire. C'erano persone che scrivevano: non riesco a dormire, ho paura che venga a uccidermi. E leggere queste cose, perché io le racconto, magari leggiamo gli articoli, magari vediamo i video, vediamo i servizi, ma capire come un essere umano alle 2:15 del mattino scrive un post: non posso dormire perché ho paura che il serial killer venga a uccidermi, cazzo, cioè la senti sulla pelle. Sono stati bravi, hanno anche un po' pasticciato, ma ovviamente quando si creano queste cose si pasticcia anche sempre un po', però hanno dato le informazioni giuste perché la polizia si mettesse sulle tracce di quest'uomo qui. Sono stati loro a fare il nome di questo soggetto e quindi poi la polizia si è messa a seguirlo nei suoi vari spostamenti per qualche giorno e lo hanno arrestato sabato alle 2 del mattino, almeno secondo quello che loro ritengono, nel momento in cui lui era a caccia. Perché? Lo hanno beccato nell'area di Village Green Drive e Winslow Way, che è un'area molto vicina dove sono stati commessi gli altri omicidi. Allora vi faccio vedere la mappa. Allora, quelli che vedete con la pistola, i 5 segnini rossi che vedete con la pistola sono gli omicidi andati a segno, mentre la pistola grigia che vedete sopra il nome Stockton è la nostra Natasha, che è sopravvissuta, quindi diciamo tentato omicidio. Le casine che vedete blu, di cui una è anche dietro la pistola più in alto, sono le varie abitazioni dove ha abitato il nostro sospetto a Stockton. Ovviamente ha cambiato appartamento negli anni, traslocando da un punto all'altro, quindi come possiamo vedere tutte le case dove lui ha abitato sono molto vicine alle scene del crimine, considerato che la attuale residenza è quella che vedete più alla sinistra. La casa precedente dove stava è quella che vedete nascosta dietro un pallino della pistola. Il pallino della pistola equivale a una scena del crimine, quindi praticamente lui è uscito di casa, ha attraversato la strada, ha sparato a uno e si è tornato a casa. Questo è teoricamente quello che hanno dedotto, quindi proprio vicinissimo alla sua ex casa. Come vedete la zona ha senso, però c'è un dettaglio che non avevamo visto. Molto vicino a tutte le scene del crimine, se vedete lì, c'è uno stemmino dello sceriffo. E quella è la centrale di polizia. È interessante come anche la centrale di polizia sia incredibilmente vicina alle scene del crimine. Più comodo di così solo il teleomicidio. Si va nella serie, proprio esco di casa e lo faccio. Ok, la terza casa in basso invece è la sua prima casa a Stockton, dove lui
abitava per la prima volta a Stockton. Attenzione però, perché adesso vi do tutti gli indizi per i quali, tutte le prove per il quale è stato scelto lui come serial killer del momento, no? Io non sono sicuri che sia lui. Ora si stanno ovviamente facendo tutta la figura di quelli bravi, di quelli che hanno beccato subito il serial killer, che sono stati prontissimi all'azione, sbababam. Però c'è anche da dire che non è certo che sia lui, non ne sono certi. In questo momento fanno così per dare sia un po' di sicurezza ai cittadini e soprattutto per prendersi i voti il 4 novembre. Che sia mai che magari entro il 4 novembre questo qua non compia altri omicidi e non viene fuori che hanno preso l'uomo sbagliato. Esiste anche questa opzione. Ecco, quando la polizia lo ha arrestato, lui aveva il perfetto outfit del serial killer che stavano cercando. Infatti si era vestito tutto di nero, c'aveva la felpa nera e aveva la mascherina nera del Covid. Ma attenzione, non la teneva su così, ce l'aveva al collo. Cioè, come dico, vabbè, mi porto dietro la mascherina, poi se serve la metto, se no no. Ce l'aveva appesa al collo. McFadden, ovvero il capo della polizia, che adesso è l'uomo del momento, dice che lo hanno inseguito e lo hanno fermato in quel momento perché i suoi comportamenti erano cominciati a diventare come si aspettavano che si comportasse il serial killer. Ovvero, lo hanno seguito per giorni e faceva una vita, diciamo, pseudo normale, ma quella notte è uscito e andava in giro per i parchi, per le zone buie, si fermava, si guardava intorno, guardava in alto, un po' così, poi ricominciava a muoversi, poi si rifermava in altri luoghi bui, si guardava intorno, faceva così. E quindi praticamente loro hanno pensato che stesse andando a caccia. Onde evitargli di commettere un altro omicidio, lo hanno arrestato sul momento. La fortuna è stata che il signor Brownlee aveva con sé la prova regina. La super prova regina, ovvero la pistola. Perché lui aveva una pistola che dalle prime prove balistiche che hanno verificato pare sia proprio quella che ha ucciso le altre vittime del serial killer. Ed è questa. Finalmente ve la posso far vedere. Non hanno ancora detto che modello sia o che calibro sia, hanno detto che è una semiautomatica. Quindi se qualcuno la riconosce... È strana, non ho mai visto una pistola così, sinceramente. Sembra stampata in 3D, infatti Ruma è stranissima. E pare che sia proprio questa, non registrata, con... che pare sia proprio la pistola che ha sparato negli omicidi. Quindi è questa, è una Glock, per cui lui in manette estreme. Sappiate che ci sarà l'udienza per Brownlee, giusto perché i tempi sono più belli negli Stati Uniti. Ci sarà l'udienza martedì alle 13:30. Quindi martedì alle 13:30 io sarò così a guardare. No, l'udienza non sarà pubblica, ma ci sarà un comunicato, una conferenza stampa subito dopo. E durante la conferenza stampa annunceranno se le accuse saranno confermate o meno. Questa cosa della pistola, sì è vero, sembra una prova effettivamente schiacciante. Ma dobbiamo anche tenere presente quello che ci dicevamo la volta scorsa. Questo killer non può continuare a usare questa pistola. Deve, perché è preziosa in questo momento, ma... cioè, se è furbo, si libera della pistola immediatamente, visto che è la cosa che lo collega a tutti gli omicidi. Chi ci assicura che questo signore in realtà non abbia semplicemente comprato una pistola al mercato nero senza rendersi conto che poteva essere quella del serial killer e andava in giro a scorrazzare, magari perché era un po' così fuori di testa, era un po' psicotico, era ubriaco, era un emule, esatto, oppure l'ha comprata come trofeo perché sapeva che era quella del serial killer e andava in giro a sentirsi un po' il serial killer per gioco. Sembrano, esatto, una sorta di mitomane, sembrano delle stronzate, ma la gente queste cose nel loro piccolo le fa perché non è che tutti sono sempre estremamente razionali. Questo tipo si è espresso in merito, non ci è dato sapere. Infatti è una cosa che io volevo sapere, se aveva confessato o meno. Ora, se avesse confessato lo sapremmo al 100%. Se avesse confessato ci sarebbero i titoli proprio serial killer preso, confessione, bella ciao. E quindi siccome non lo dicono, secondo me lui non ha confessato, e anche questo ovviamente è un altro elemento che rende più difficile
dire sì, è lui, proprio lui. Comunque, contro di lui, appunto, come vi ho detto, ci sono vari precedenti. La maggior parte degli articoli parla di precedenti penali, ha molti precedenti penali, quindi noi ci immaginiamo un farabutto, un criminale, insomma, una persona che ha fatto roba. Allora, sentite quali sono i precedenti. Nel 2009 è stato arrestato per aver guidato sotto l'effetto di alcol. Sì, succede così in America, ti arrestano, un precedente gravissimo. Nel 2017 è stato coinvolto in un caso di droga, non so cosa voglia dire, magari spacciava, magari comprava, magari possedeva. A gennaio 2021 ha commesso un'infrazione del codice stradale e ha dovuto pagare una multa di $327. Ultimo reato, gravissimo, nel giugno del 2022 ha fatto un'altra infrazione stradale e è andato in causa e quindi aveva un'udienza, cioè avrebbe un'udienza il 20 dicembre 2022. Questi sono i suoi mega big precedenti, quelli che stanno facendo pesare come se fossero i precedenti incredibili, precedenti penali, cose imperdonabili, assolutamente cose che fanno capire che lui è un serial killer. Allora, avete notato che in tutti i suoi precedenti non c'è violenza? Non c'è violenza? Cioè, perché dovete collegarmi i precedenti al fatto che è un serial killer se non c'è un cazzo di precedente di violenza? Però attenzione, perché la maggior parte degli articoli non parla di quali sono i precedenti. Ne ho trovato uno a culo in fondo a un articolo che andava nello specifico di tutti questi. Sacramento B, l'Ape di Sacramento, esatto, l'Ape di Sacramento, l'Ape. Ed era l'unico articolo che parlava di quali fossero i suoi precedenti. Tutti gli altri, precedenti, delinquenti, no, quindi, c'è il precedente penale, fedina penale sporca. Sì, però andiamo a vedere, il suo grande problema era mettersi in macchina, Cioè, il problema era mettersi in macchina perché non sapeva guidare, probabilmente, o non voleva saper guidare e ha fatto un sacco di infrazioni del codice della strada. A questo punto, serial killer originale, dovresti scrivere alla polizia, magari non fare un altro omicidio, però dovresti farti sentire, dare una dimostrazione. E che è questo qui che si prende i tuoi meriti? Cioè, chi è? Uno che si è fatto arrestare perché guidava ubriaco? Cioè, uno che non ha rispettato il senso unico in macchina? Cioè, ma di che stiamo a dire, Che stiamo a dire? Fatti vivo! Prenditi i meriti, riprenditi ciò che è tuo, riprenditi ciò che è tuo. Comunque, secondo me lo farà il 4 novembre. Cioè, se lo fa il 4 novembre, raga, il 3 novembre lo deve fare. Il 3, perché il 4 si vota. Se lo fa il 3, vi giuro che secondo me parte, com'è che si chiama il capo della polizia qua? McFadden parte in persona, lo trova con il radar dell'odio e lo squarcia a mani nude. Va bene, allora, cambiando argomento, tornando in Italia, c'è stata la sentenza di condanna, direi definitiva, anche se non è mai definitiva perché siamo in primo grado, dell'assassino di Chiara Gualzetti, tale Andrea Iavarone. Il coglione è stato condannato, oggi lui ha 17 anni, cioè quando ha commesso l'omicidio ne aveva 16, oggi ne ha 17 e è stato condannato a 16 anni e 4 mesi di carcere. È tanto? È poco? Ricordiamoci che è un minorenne, quindi è tanto. Vi basti pensare che il minorenne che si macchiò dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini fu condannato a 9 anni, proprio perché minorenne. E invece oggi abbiamo un Andrea Iavarone, per quanto minorenne, condannato a 16 anni e 4 mesi. Perché tutto ciò? Allora, facciamo un breve recap. Il caso di Chiara risale all'anno scorso, all'estate dell'anno scorso. È stata uccisa il 27 giugno del 2021, quando lei aveva solo 15 anni, in un parco vicino a casa sua, a Monteveglio, provincia di Bologna. Allora, lei si sentiva con Andrea abbastanza spesso e dalle mie analisi, poi andatevi a recuperare i video che ho fatto l'anno scorso a riguardo, ma mi sono studiata tutti i loro social, i like, le cose, e avevo intuito che Chiara dovesse avere una cotta per questo Andrea, molto probabilmente aveva una cotta. Poi è emerso anche che Chiara stava vivendo un periodo di profonda depressione nella sua vita, proprio perché subiva anche angherie, bullismo, cattiveria da parte dei suoi coetanei a scuola, e questo emerge, se si studiano bene
tutte le sue manifestazioni sui social. Andrea invece era considerato un po' il bad boy, cioè era quello che andava in giro con le lentine rosse dicendo che lui era come Lucifer, che veniva, non so, dai quartieri un po' più non dico malfamati, ma un po' più popolari, ecco. Poi lui era quello sempre a petto nudo, col muscolo di fuori, secco come un chiodo, ma di quelli, cioè, avete presente quelli secchi, muscolosi, che fanno il ce l'ho solo io, ce la faccio un po' da tossico, pericoloso, però alla fine sono un grissino, ma comunque sono pericoloso perché ho la magrezza del tossico. Quel tipo lì, no? Non saprei che nome dargli, che aggettivo dargli per farvelo capire meglio. Insomma, lui il giorno prima la invita ad uscire, le dà un appuntamento a questo parco nel quale si sono tra l'altro visti a tarda mattinata, e lei contentissima di vederlo. Ci sono anche le strazianti ultime immagini delle telecamere di sorveglianza della casa di Chiara, che la vedono trotterellare accanto a questo ragazzo, abbracciarlo tutta contenta con anche il piedino alzato, e lui che aveva già il coltello nella borsa e aveva già premeditato tutto. Quindi sostanzialmente lui la attira al parco, lei felicissima di passare del tempo insieme a lui perché probabilmente appunto c'aveva una cotta, e lui a un certo punto la fa voltare e le dice: ho una sorpresa per te. No, prendendo qualcosa dallo zaino ma senza farglielo vedere. Girati che è una sorpresa. E lei chiaramente dice: oh mio Dio, il mio principe azzurro che ha anche pensato di farmi un regalo, un dono, una sorpresa, chissà che cos'è. Quindi si gira. Provate anche a mettervi nei panni, no, di questa ragazzina giovanissima che ha i suoi sogni, magari ha proiettato anche su questo ragazzo qualcosa che non c'era, ma ci sta, succede anche a noi adulti. L'ha fatta girare e lui ha estratto dallo zaino, anziché un regalino, un coltello, il suo coltello da cucina, e le ha scagliato la prima di quelle che saranno 9 coltellate. 9 coltellate tra il collo, la schiena, il petto. Poi chiaramente Chiara crolla a terra e l'ultima cosa che dirà è perché lei ovviamente non se lo spiegava questo, tutta questa violenza, questa cattiveria. Tant'è che sappiate, adesso questo è un dettaglio veramente molto crudo, ma è giusto ricordarlo anche per renderci conto di quanto può essere stato sadico questo stronzo. L'ha coltellata 9 volte, lei non era morta e non contento l'ha finita a calci e pugni. Tra l'altro lamentandosi anche con gli inquirenti al momento della confessione che non moriva mai, mi sono anche fatto male per finirla, perché cioè dopo 9 coltellate non moriva. Insomma, lui i primi giorni aveva cercato di sviare le indagini, aveva nascosto i vestiti sporchi e il coltello in casa, aveva distrutto il telefono di Chiara, insomma cercava di sviare le indagini. Però dopo qualche giorno alla fine è crollato e ha confessato, anche perché poi sono riusciti a ricostruire i vari scambi e lui era diventato abbastanza palese che fosse il killer. Lui quando confessa dice che era posseduto da questo demone. Lui parla di questo demone che gli parla all'orecchio, gli parla in testa, gli dice che doveva ammazzare qualcuno, che doveva fare questo sacrificio, uccidere una ragazza, devi uccidere una ragazza. E quindi sarebbe stato questo demone a spingerlo a commettere il delitto. Quindi lui, diciamo che si butta sul sono pazzo, ok? Sono infermo mentale. Secondo me era una roba da poser. Secondo me lui voleva fare il bello e maledetto e dice: guarda, io vorrei essere maledetto, ma cacchio, non c'ho niente da... Cioè, non ci sono più i satanassi là fuori, non ci sono chiese da bruciare. Cosa faccio? Dai, mi faccio crescere un demone dentro. Oh, dai, va là. Così, se non posso onorare Satana, posso essere io Satana. Posso avere dentro il cervello Satana. Perfetto. E quindi, secondo me, se l'ha inventato un po' per fare il poser. Non hanno voluto assolutamente tenere in considerazione il vizio di mente, cioè Andrea pare anche agli psichiatri, psicologi che lo hanno visitato, una persona lucida che si sia inventata questa storia del demone
così, ma che in realtà lui sia perfettamente cosciente che questo demone non esiste e che se lo è inventato lui e lo spinge sostanzialmente lui a sua discolpa. Questo è uno dei motivi per cui la pena è tanto alta considerato un minore. Adesso io dico alta, sono 16 anni, è un minore, per un minore è davvero tanto. Poi c'è l'aggravante della premeditazione. Perché il giorno prima di uccidere la povera Chiara, lui aveva mandato un messaggio a un'amica con 3 emote, con le emoticon. Aveva messo l'emote del sangue, l'emote della donna e l'emote del coltello. E poi aveva scritto che aveva una missione da compiere. Lui evidenzia che ci sia una premeditazione, quindi ovviamente in aula hanno tenuto presente l'aggravante della premeditazione per la sua sentenza. Poi, nei giorni precedenti, lui aveva parlato di questo suo demone a un'altra sua amica, alla quale aveva scritto: dovrò per forza far fuori una ragazza, perché il demone me lo chiede. Ora, io non so se lui stava premeditando non solo l'omicidio, ma premeditava anche il movente. Cioè, si premeditava di tutto. Premeditava anche, no scusate, non il movente, l'attenuante. Cioè, sì, esatto, una sorta di alibi. Esatto. Cioè, quindi premeditava sia l'omicidio che mandiamo a un po' di gente messaggi con scritto che c'ho un demone, così poi non sembra che me lo sono inventato dopo aver compiuto il delitto. Certo è che lui effettivamente girava spesso anche nei momenti precedenti, nei mesi precedenti, con queste lentine rosse dicendo di essere un demonio. Vabbè, non lo so, sicuramente l'avrà voluto anche evidenziare nel momento in cui stava per compiere l'omicidio, anche in vista, no, di pararsi poi il culo successivamente. In ogni caso non gli è stata assolutamente riconosciuta l'incapacità di intendere e di volere, soprattutto in considerazione del suo comportamento successivo in carcere, perché ragazzoni, lui dal fratello ne ha fatte subire di cotte e di crude alla famiglia di Chiara, continuando a infierire, se possibile, su Chiara, quando ormai l'aveva già uccisa e lui comunque continuava. E adesso vedrete come. Vi ricordate che tempo fa vi avevo aggiornato sul fatto che lui avesse fatto il coglione sui social? Cioè, praticamente un suo compagno di carcere ha pubblicato nelle sue storie un selfie insieme appunto al killer di Chiara, dove niente, stavano vicini, Andrea faceva il segno della vittoria e sopra c'era scritto killer cuoricino. Andrea è quello dietro che fa il gesto con le dita, mentre quello in primo piano è il proprietario dell'account Instagram in cui è stata pubblicata questa foto e suo compagno di carcere. Innanzitutto è assurdo che questi abbiano accesso ai cellulari, ai social e tutto il resto. Ok. E sotto questa, cioè insomma dopo questa manifestazione sui social rispetto a quanto sono fieri di essere lì in carcere ed essere dei killer, lui aveva anche risposto a dei messaggi, a dei commenti, ovviamente di gente indignata. Lui, in risposta a questi commenti, scriveva delle cose che dimostravano effettivamente tutto il suo disprezzo per la vittima e anche per la sua famiglia e zero rimorso. Cioè, lui ha scritto, per esempio: fatevi i cazzi vostri, non sapete niente, se avete le palle entrate qua da noi in carcere, siete bravi a giudicare, ma non sapete niente, se sei così depressa da chiedere Scusatemi, se sei così depressa da chiedere a uno di ammazzarti, sono cazzi tuoi. Eh sì ragazzi, perché nella confessione di Andrea c'era anche questo punto, ovvero che Chiara gli chiedeva in continuazione di essere uccisa. Che non è proprio così che è andata. Chiara era molto depressa e quindi a volte scriveva anche pubblicamente cose come: chissà come sarebbe se finisse tutto, chissà come sarebbe se io non ci fossi più, se qualcuno si ricordasse di me. Quindi discorsi effettivamente che denotavano una depressione profonda, pensieri suicidari che sicuramente avrebbero dovuto allarmare le persone intorno a lei, e lui ha utilizzato questa cosa dicendo: ah no, ma era lei che mi chiedeva di essere uccisa, quando lei probabilmente con lui si confidava rispetto a questi suoi pensieri di suicidio. Non penso che lei gli abbia mai chiesto uccidimi tu, sì, ok, tutto a posto. Tra l'altro ci sono anche stati dei commenti da parte di Andrea rivolti direttamente alla famiglia di Chiara, e sentite che merda è stato. Per esempio scrive:
sarebbe morta lo stesso e per giunta da sola. Questo perché lui dice, beh, se non l'ammazzavo io si sarebbe suicidata da sola. Oppure scrive, tacete, avete torto e sareste stati male lo stesso. Poi conclude con, sperate bene che la verità non venga allo scoperto. Io in questa frase, sperate bene che la verità non venga allo scoperto, ci vedo un'accusa, perché allora lui è una merda, resta una merda e rimane una merda, ok? Cioè questo è un discorso che bisogna avere davvero molto tatto per riuscire a portarlo avanti, ma lo sapete che io sono sempre per la verità e quindi cerchiamo di parlarne nel modo più saggio possibile senza doversi censurare per paura poi di fare, no, la persona controcorrente. Allora, sperate che la verità non venga allo scoperto. Secondo me lui si riferisce al fatto che Chiara era stata abbandonata, cioè Chiara stava male, Chiara stava molto male e Chiara lo diceva sui social, faceva le storie su TikTok, faceva le storie su Instagram in cui si capiva palesemente che era una ragazza che soffriva di depressione, che soffriva per il bullismo, che soffriva l'odio, che aveva pensieri molto oscuri, molto tristi. Ora, lei non lo scriveva in un diario segreto, lo pubblicava sui social. E quindi, per quanto lui non... cioè, proprio lui non doveva centrare un cazzo in questa storia, sì, cioè proprio... è l'ultimo a poter dire questa cosa, è l'ultima persona a poter dire questa cosa, ma secondo me quello che lui sta dicendo è, se poi viene fuori, auguratevi che non venga fuori quanto in realtà magari Chiara era un'anima perduta e lo era in particolare perché i suoi genitori sostanzialmente non badavano a come lei stesse. Poi, lui è una merda, ha fatto una cosa di merda e tutto il resto, ma voleva puntare il dito su questo. E ragazzi, sicuramente sono genitori sofferentissimi, nulla togliere dal loro dolore. Certo è che hanno sicuramente sottovalutato alcune situazioni, ma è un classico, cioè nel senso che succede a moltissimi genitori, cioè non possiamo fargliene una colpa giustamente. Però, quindi si è autoproclamato angelo della morte, una sorta, sì, si è autoproclamato angelo della morte sostanzialmente, cioè lui ha detto guarda l'ho fatto io per risparmiarmi il dolore di vederlo fare lei. Faccio una traduzione di quello che lui ha voluto dire in termini ignoranti, trapper e stronzi. Io ho fatto quello che avrebbe fatto lei, vi ho risparmiato il dolore di assistere al di lei suicidio. Ovviamente questo nella testa di quello stronzo lì. Questo è un pantano un po' difficile nel quale cerco di districarmi, perché la famiglia della vittima è sempre sacrosanta, è sempre la famiglia sofferente della vittima. Però io qui ci vedo una vittima che veniva abbandonata a se stessa, non veniva ascoltata, non le veniva neanche chiesto come stava. Forse su questo punto ha pigiato su un punto sul quale nessuno pone l'attenzione, perché ovviamente quando si è famiglia delle vittime non si hanno macchie. Ma vi ricordo che come gli assassini, i mostri, i serial killer nel loro iter della vita hanno fatto anche cose buone sicuramente, cioè non esiste il male assoluto, non esiste neanche il bene assoluto. Quindi ve lo dico sempre, la realtà è fatta di una grandissima scala di grigi, per cui anche chi è nella posizione di essere una vittima ha i suoi perdoni, Per questo mi viene anche da dire che forse questa poca attenzione rispetto al suo malessere è un ingrediente molto importante. Durante la detenzione lui ha pensato bene di godere a livello feticistico del suo omicidio rinscenandolo nel bagno del carcere. Sì, insieme a un altro detenuto hanno rubato il ketchup dalla cucina e hanno inscenato un omicidio molto simile a quello di Chiara nel bagno del carcere, con il detenuto vittima col sparso di ketchup, Andrea tutto ricosparso di ketchup, che andava in giro per il carcere urlando oh mio Dio, l'ho fatto di nuovo, oops, I did it again, cioè così tutto pieno di ketchup dicendo sono impazzito di nuovo, eccetera. È psicopatico, assolutamente psicopatico. Questa cosa qui gliel'hanno fatta raccontare in aula
E lui, quando l'ha raccontata in aula, se la rideva alla grande, diceva è uno scherzone, io ho fatto uno scherzone, ci sono cascati, oh, 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 oh. E quindi il fatto che lui raccontasse di questo scherzo divertito ha portato la giuria, insomma, a pensare che lui non fosse assolutamente, minimamente dispiaciuto, senza alcun rimorso. E vi dirò, sono d'accordo, si sente il bad boy, esatto, si sente il bad boy, è super mega cringe, ma di più c'è del feticismo. Io qui ci vedo proprio il gene serial killer, cioè quel gusto dell'uccidere che poi lo devi ripercorrere in qualche modo, lo devi ci devi ripensare, ti è piaciuto proprio, è una cosa della quale non riesci nemmeno a fare finta che non ti sia piaciuto. E quindi lo dici anche con un certo pavoneggiarti, psicopatico, sadico, non lo so se è anche sessuale, non lo sappiamo, magari in futuro può diventare anche sessuale, però io ci vedo veramente del gusto del sadismo. E questa cosa la possiamo ritrovare anche nel fatto che abbiamo scoperto che Andrea, dopo l'omicidio, ha pensato bene di scattare delle foto al cadavere di Chiara. Ha scattato delle foto al cadavere di Chiara, ha scattato delle foto al trofei. Esatto, Albe, questi sono trofei. Questi sono esattamente trofei. Ha scattato una foto anche al coltello insanguinato. E tanto per essere più artistici ne ho fatta una con in primo piano il coltello insanguinato che colava del sangue e sullo sfondo un po' più sfocato il cadavere di Chiara. Quindi proprio si è anche messo lì a fare le inquadrature, ragazzi, le inquadrature. Quindi in Andrea ci vedo proprio il classico psicopaticone, anche Stevanini è vero, psicopaticone che gode nell'uccidere. Tra l'altro sappiate che la aggravante è stata proprio anche per la crudeltà, considerato che non ha mai speso un pensiero di rammarico, così scrive la corte, né ha mai manifestato dispiacere per quello che è successo. Andrea, tra l'altro, non so se lo sapete, ma o se vi ricordate, aveva anche occultato delle possibili prove, perché aveva cancellato tutte le chat con Chiara. Aveva cancellato le foto scattate al cadavere dal suo cellulare, cioè quindi si stava talmente cacando addosso che è arrivato a distruggere il suo trofeo. E lui aveva tenuto il telefono di Chiara, che poi ha distrutto, cioè le aveva preso il telefono e lo ha distrutto questo telefono. Ma attenzione, si è tenuto la cover. Si è tenuto la cover del telefono di Chiara, a detta sua, per la sua collezione. Perché lui colleziona le cover dei telefoni. Mi auguro, nonostante sia passato più di un anno e questo non è avvenuto, mi auguro che il carcere possa davvero rieducarlo. C'ha 16 anni, adesso praticamente ne ha fatti 16 da Satanasso, magari ne fa altri 16 dentro un po' meglio, si spera. E speriamo che lo riminchino, anche se mi sembra che sia di pasta dura questo qua, Sappiate che dopo l'omicidio lui aveva una crush, lui aveva una cotta per un'altra. Cioè, Chiara forse aveva una cotta per lui ce l'aveva per un'altra ragazza. E dopo l'omicidio, nel tentativo di fare colpo su questa sua cotta, su questa ragazza, le scrive: ho fatto quello che dovevo, solo che mi sono mezzo rotto un piede, faccio così fatica a camminare. Io sto demone, non lo sopporto più. Capito, ragazzi? Cioè, poverino lui, poverino, si è quasi rotto un piede, si è fatto male al piedino a furia di dare dei calci al corpo della povera Chiara. Poverino, poverino, poverino il cane senza mutande. Ora, la cosa incredibile è che la giuria stessa ha detto che sì, sentenza 16 anni e 4 mesi, ma movente ignoto. Non hanno il movente, non capiscono il movente e non gli interessa. Ora, io capisco che per dare la punizione a un killer non ti interessi perché lo ha fatto o meno, ma ti interessi come lo ha fatto. Si pente o meno, però in realtà il perché, cioè, è fondamentale, anche perché a questo punto c'è anche l'aggravante dei futili motivi, proprio perché il movente non è saltato fuori, quindi il movente in realtà è molto importante. Ma al di là della pena, il movente è importante per quella che si chiama
ricerca scientifica, curiosità di comprendere il mondo, capacità di acquisire informazioni sugli eventi in modo tale da poterli prevenire in futuro. Cioè, non è che possiamo dire, vabbè, movente ignoto, chi se ne frega, anche se non lo sappiamo, amen. No! Va indagato! Va indagato! Adesso io mi sono fatta un'idea, che è... In realtà vado a riprendere l'idea che avevo detto l'anno scorso quando è successo il tutto, ma repetita Juvent. Poi voi siete cambiati, c'è molta più gente adesso che mi segue, quindi possiamo riparlarne insieme. Io mi ero data questa spiegazione proprio entrando nelle vite social dei protagonisti e ho trovato dei personaggi ben identificabili. Chiara, la ragazza che aveva 15 anni, ma era ancora acqua e sapone, non si curava molto, andava in giro vestita come le capitava, non era una fighina. E noi sappiamo che oggi, se a 15 anni non sei una fighina che fai balletti su TikTok, non porti nemmeno ancora il reggiseno, non ti trucchi, hai le sopracciglia sfatte e sei ancora bambina, legata al mondo della natura, legata al mondo... Lei tirava con l'arco della rievocazione storica, quindi c'è una sorta di... avete capito il tipo umano di cui sto parlando? Io ero così alla sua età, io ero così, come lei, uguale, e venivo sfottuta, bullizzata in continuazione, proprio perché non mi adattavo alla vita giovane, ma Buga, usciamo stasera, perché devo uscire? Cioè, cosa vuol dire? Cosa dobbiamo fare fuori? Io ero così, non lo capivo, questo sviluppo che io vedevo estremamente anticipato, ecco, nelle mie compagne. Io dicevo, ma vi rovinate la vita, siate bambine più che potete, cazzo che poi l'infanzia non torna più. Io comunque fin da piccola con il voglio tornare nell'utero. Fatto sta che io venivo bullizzata per questo motivo e secondo me anche Chiara, essendo un po' un outsider rispetto alla moda delle sue coetanee, veniva bullizzata per lo stesso motivo. Poi mi sembra di capire che lei non avesse grandi skills sociali, quindi probabilmente anche questo la mandava in una sorta di ansia sociale, in quelle dinamiche che poi ti portano anche un po' ad autoescluderti. E c'era dall'altra parte invece Andrea. C'era Andrea che da una parte era sì uno sfigato, perché comunque era uno che veniva dal quartiere popolare, cioè non era di quelli vincente, ricco, con la famiglia, col futuro brillante davanti. Era il classico sboroncello che veniva dal basso, ok? E quindi poteva solo far valere la sua prepotenza, il suo essere anche un po' un bulletto. Come spesso succede alle vittime di bullismo, si innamorano dei bulletti che non se la prendono direttamente con loro. Perché? Perché vedono una sorta di protezione da parte di una persona che può essere un bullo, lo potrebbe essere anche nei tuoi confronti, visto che ne ha il potere, ma decide di proteggere te. Quindi ovviamente la vittima di bullismo si sente molto più al sicuro in compagnia di un bullo che colpisce altri che in compagnia di altre vittime, no? E quindi c'è anche una sorta di, forse, sindrome di Stoccolma, chi lo sa. Io non credo che Andrea se la prendesse con lei, sinceramente, però la snobbava sicuramente. Tant'è che mi pare di capire che lui con gli amici non ne parlasse tanto bene di questa Chiara, anzi, diceva che si era accollata, che non ne poteva più, che gli stava sul cazzo perché questa qui si era attaccata a lui. Ora, un ragazzo che vuole apparire come il bulletto strafottente, prepotente e forte, come può farsi vedere in compagnia della ragazza più sfigata della classe, della ragazza bullizzata, e ne va del suo status? Quindi provate a mettervi sempre nella mente di questi personaggi assolutamente fuori di testa. Da parte di un bullo prepotente, l'idea di avere come spasimante una sfigata è un minare il suo valore. Ne va del mio status. Non posso assolutamente farmi vedere in compagnia di una così. Quindi io credo che questo omicidio sia maturato, in realtà questo odio, perché Andrea maturava odio nei confronti di Chiara da tempo,
Infatti premeditava questo omicidio, cioè aveva voglia di compiere questo omicidio, lo stava preparando nella sua mente, lo stava pregustando. Lui ha maturato questo odio per lei perché lei, standogli attaccata e manifestandogli affetto, stava incrinando la sua figura di uomo tutto d'un pezzo, temibile, prepotente e bulletto. La vittima di bullismo è come un paria, cioè sostanzialmente è uno scarto della società che poi se tu lo tocchi ti avvelena con la sua sfigaggine. Io mi ricordo che addirittura quando io andavo a scuola tutti si spostavano per non toccarmi perché era passato il messaggio che chiunque mi toccava diventava uno sfigato come me, e quindi nessuno poteva toccarmi. Addirittura se per sbaglio magari allungavo un braccio verso il compagno di banco, questo si schiacciava contro il muro. Ma ragazzi, cioè io ho vissuto così. Se questo è il modo di ragionare, si capisce anche molto bene il movente. Non mi stupisce che una giuria non si sia troppo soffermata a fare questo tipo di ragionamenti, anche perché per farlo bisogna conoscere il fenomeno del bullismo, e purtroppo non in molti lo conoscono. Bisogna anche averlo vissuto sulla pelle per capire davvero le microdinamiche del bullismo, e non mi aspetto questo da una giuria, da un giudice. Però io credo che sia questo il movente, cioè questo è il movente che lo ha portato a scegliere lei come vittima. Ma poi c'è tutto quello che è successo dopo, cioè il fatto che dopo aver ucciso questa vittima lui ci ha preso gusto, gli è piaciuto tanto, gli è partito il fetish. E quante volte è successo così nelle storie di serial killer? Loro partono con una vittima prestabilita che dovevano uccidere o volevano uccidere per un motivo o per l'altro, o arrivano ad uccidere per sbaglio, poi si rendono conto di quanto è stato bello uccidere e da lì non possono più farne a meno. Quindi penso che sia andato così. Per concludere la storia di Chiara e il suo merdosissimo killer, vorrei spendere una parola per la madre del killer, per la madre di Andrea, che è arrivata a lanciare millantamila denunce per la valanga di odio e minacce che riceve quotidianamente sui social, ma anche per strada. Vi vorrei leggere la sua dichiarazione. Allora, innanzitutto sappiate che lei rimane anonima perché viene talmente tanto ossessionata da questo odio, cioè viene talmente tanto odiata che la seguono ovunque, che lei sta cercando di tutelare la sua privacy, ma anche quella ovviamente delle sue figlie, le sorelle di Andrea. Perché sentite che cosa dice. La mia famiglia è stata sommersa di insulti sui social ed emarginata nella vita di tutti i giorni. Sui social è finita una foto di me con le mie figlie di 14 e 9 anni. Ci sono stati commenti di adulti che le bullizzavano. Cioè, rendetevi conto, stiamo parlando delle sorelle di Andrea Iavarone che vengono tuttora bullizzate dagli adulti, e sentite che cosa dicono questi adulti. Chi diceva che erano delle psicopatiche da rinchiudere, oppure chi sosteneva che la più piccola mi era stata portata via. Mia figlia ha chiesto insieme ai suoi compagni di fare la volontaria alla festa dell'unità di Castelletto. Gli organizzatori le hanno detto di no. Non volevano problemi perché lei è la sorella di. Ho sempre cercato di rimanere anonima per tutelare le mie figlie. A entrambe avevo cambiato scuola per questa ragione. Per questo in tribunale sono sempre arrivata coprendomi il viso. Ho querelato molti di quegli utenti e non lo faccio per soldi, come dice qualcuno. Cioè, pensate questa pora Crista che per difendere le figlie arriva a denunciare ovviamente questi utenti, e nel momento in cui fa la denuncia per difendersi le viene pure detto: ah, lo fai solo per soldi. Ma che bastardi che sono. Io la gente ignorante proprio, vi giuro, dice: non lo faccio per soldi, ma lo faccio per fermare questa gente. C'è chi si è augurato che io venissi stuprata, e questa è solo violenza e odio. E c'ha ragione. Per quanto sicuramente anche i genitori di Andrea avranno le loro responsabilità, non essendo sicuramente stati attenti all'educazione e allo sviluppo di questo figlio, altrimenti non sarebbe arrivato a fare tanto senza che loro se lo aspettassero. Ma c'è da dire anche un'altra cosa. Vi ricordate che vi ho detto che Andrea non ha avuto il riconoscimento dell'incapacità di intendere e di volere?
Però sua mamma ha dichiarato che Andrea assumeva da un anno un farmaco antipsicotico per le allucinazioni. Allora, qui le questioni sono due: o la mamma mente e quindi non è vero che Andrea prendeva un antipsicotico, o Andrea è incapace di intendere di volere perché è uno che è vittima di psicosi non è in grado di intendere di volere, o l'una o l'altra. Oppure sempre per la logica del dobbiamo punirlo il più forte possibile, il più duramente più possibile, insabbiamo questa cosa e non lo diciamo a nessuno che prendeva dei farmaci, va bene, ok, lucidissimo, bravissimo, completamente in bolla. Sicuramente avete sentito la notizia orribile del cadavere della bambina ritrovato a Parigi. Il caso della bambina a Parigi. Allora, è un caso veramente molto macabro che ha fatto il giro del mondo e che è ancora avvolto da moltissimi misteri. È appena successo, quindi ovviamente lo seguiremo. Vi saprò dire qualcosa di più nei prossimi giorni, spero che escano notizie. Per adesso io ho veramente guardato i giornali in francese perché grazie a Dio l'ho studiato alle medie e riesco a leggerlo e capirlo. Quindi sono riuscita a guardarmi i giornali in francese, cioè cose veramente incredibili, ma più di così non sono riuscita a trovare a livello di informazioni. Allora adesso voliamo a Paris. Nous allons à Paris. Bienvenue tout le monde à Paris avec les true crime. E qui non è solo la città della R moscia, dei macaron e della torre incredibile di ferro, ma è anche una città dove succedono orribili omicidi, tra cui questo. Alle 23:20 di venerdì 14 ottobre, cioè ieri l'altro, nel cortile interno di un edificio che si trova in via Dupulle, nel 19° arrondissement di Parigi, è stato trovato un baule. Un baule che più che... io quando ho letto baule mi immaginavo di quelli tipo i forzieri dei pirati o i bauli che avevo io per andare a cavallo, che erano in realtà i bauli della dote della sposa della nonna. In realtà era un baule, sì, ma di plastica opaca, semitrasparente. Quindi immagino di quei scudoccioni, di quei contenitori che si usano molto spesso per fare i traslochi. Un senza tetto ha ritrovato questo baule che era coperto con un tessuto sopra una coperta. Il senza tetto ha guardato cosa c'era dentro il baule e all'interno ha ritrovato il corpo rannicchiato e legato di una bambina di 12 anni. Quindi ovviamente ha subito chiamato le forze dell'ordine e sono scattate le indagini. Per ora è stato diffuso soltanto il nome di battesimo della bambina. Sappiamo che si chiama Lola, ma non abbiamo la foto né il cognome. Immagino usciranno nei prossimi giorni. Comunque quello che sappiamo è che era bionda, con i capelli più o meno fino a qui, o qui medi, con capelli medi, e che viveva con la sua famiglia in un palazzo a pochissimi passi da dove è stato rinvenuto il corpo. Ora, entriamo in dettagli un po' brutti, quindi attenzione perché... insomma, potrebbe essere di disturbo. Fatto sta che la testa della bambina era avvolta da nastro adesivo, quindi praticamente scotch per tutta la testa. A questo punto uno pensa, ok, è stata uccisa per asfissia. Aveva le mani e i piedi legati e aveva anche la gola tagliata, ma tagliata di netto. Ora si deve giusto capire dall'autopsia se è stata uccisa per sgozzamento, se è stata uccisa per asfissia, o entrambe le cose l'una contemporaneamente all'altra, perché sappiamo che purtroppo non c'è limite alla fantasia del macabro. La cosa inquietante, raga, veramente più inquietante di tutto, come se non ce ne fossero già abbastanza, è che l'assassino o gli assassini hanno posato i numeri 0 e 1 sul corpo della vittima e li hanno posati, non disegnati o incisi, ma appoggiati sopra. Non ci è dato sapere se di carta, di plastica, se sono dei segnini, delle tipo candeline di compleanno, non lo so. So che sono appoggiati
appoggiati. Non so se sono ritagliati o se sono quadratini, non so se ci sia solo uno 0 o un 1 o se siano molti 0 e 1 come se fosse un codice binario. Questo non lo so. Questa cosa non se la spiegano comunque attualmente. Io aspetto di avere più dettagli, anche perché, cioè, un conto è dire c'è un 1 e uno 0. Un conto è dire ci sono degli uni e dei zeri. Cioè, io leggo letteralmente sugli articoli che scrivono: ha posato i numeri 0 e 1 sul corpo. Ha posato i numeri 0 e 1, non mi dice quanti sono questi 0 e 1. Lola, la bambina, indossava, quando è stata ritrovata, gli stessi vestiti con cui era andata a scuola quella mattina. Aveva i jeans bianchi bucati, una felpa bianca con il cappuccio e una giacca senza maniche e scarpe da ginnastica bianche. Lola era uscita da scuola quel venerdì alle 15 come di consueto, come avrebbe dovuto fare, ma non è mai arrivata a casa, per cui deve essere stata intercettata nel tragitto tra scuola e casa, sostanzialmente. Non vedendola rientrare, quindi i suoi genitori si sono recati alla stazione di polizia per denunciarne la scomparsa. Nel frattempo, il padre, che lavora come custode nel palazzo dove vivono loro, si è preso la briga di guardare le immagini di videosorveglianza. Ha avuto anche la fortuna di averne accesso diretto, essendo il custode. E dai video della telecamera di sorveglianza del loro palazzo si vede la bambina che raggiunge casa, cioè che raggiunge il palazzo in compagnia di un'altra persona, ma che non entrerà mai nel loro appartamento. Quindi praticamente c'è suo padre che la vede che arriva praticamente davanti casa e poi scompare, non si sa che fine fa. Quindi chiaramente il padre ha subito chiamato la polizia per spiegare che ha visto le immagini delle telecamere di sorveglianza, e un testimone tra l'altro sostiene di averla vista per l'ultima volta alle 15:20 in compagnia sempre di questa persona. Chi è questa persona? È una ragazza giovane, però più grande della bambina, che i genitori non avevano mai visto e non conoscevano. Eppure questa ragazza si trovava nel loro palazzo. Praticamente pare, non ho capito se questa ragazza bazzicasse un appartamento all'interno di questo palazzo o ci abitasse proprio. Ma fatto sta che dalle prime indagini, anche rispetto insomma alle immagini delle telecamere, gli inquirenti si sono concentrati sul palazzo, perché la bambina effettivamente al palazzo di casa c'è arrivata. C'era un'altra persona con lei. Il cadavere è stato trovato a pochi metri rispetto alla casa, quindi deve essere successo lì. Allora cosa fanno? Scandagliano il palazzo e scoprono che nel terzo seminterrato, e io continuo, l'ho guardato tutti gli articoli in francese, quindi non capisco bene cosa sia il terzo seminterrato, o addirittura ho letto anche il terzo piano seminterrato, però vabbè, nel seminterrato hanno trovato degli oggetti, nel seminterrato del palazzo, degli oggetti legati al delitto. C'erano il nastro adesivo e un taglierino compatibilissimi con i segni trovati sul corpo della bambina. Ovviamente adesso è successo ieri l'altro, quindi diamo un attimo di tempo alla scientifica per fare i dovuti accertamenti. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza del palazzo si vede questa donna sui 20 anni che, dopo aver camminato in compagnia della bambina, dopo qualche ora, la si vede camminare da sola davanti al palazzo, trasportando con immense difficoltà un baule verso la sua auto per caricarlo sulla macchina. Questo baule, ecco, è stata attirata da un vicino. Secondo me lei è stata fermata da un vicino che gli ha detto: ma dai, ti accompagno fino a casa, io abito lì dove sei tu, pure io sono nuova, ho preso appartamento da poco. Poi una ragazza di 20 anni con una bambina di 12, cioè in realtà tante volte si può anche creare un rapporto, no? Io mi ricordo quando avevo 12 anni avevo diverse amiche al maneggio più grandi che avevano 20 anni e ci si parlava tranquillamente, quindi cioè, ci sta anche, no? Un farsi accompagnare, un fare amicizia con una persona più grande. Comunque questa qui insomma non credo che volesse fare amicizia, perché la si vede proprio trasportare con difficoltà questo baule nella sua macchina, e pare che sia proprio lo stesso baule
nel quale poi è stato ritrovato il corpo della bambina. Sabato mattina, quindi, cioè ieri, sono scattati gli arresti per 4 persone. Ancora non sappiamo come siano giunti a queste 4 persone, né chi siano queste 4 persone, né quale sia il loro ruolo in questo delitto. Ma la polizia dice di aver proceduto sulle immagini, sulla base, diciamo, delle immagini delle telecamere. Una tra queste è ovviamente la ragazza di 20 anni che trasportava il baule e, plot twist, uno di questi è il senzatetto che ha scoperto il cadavere nel baule. Io sconvolta. Ma come il senza tetto? Quindi niente, questa volta si vede che avevano qualcosa anche contro di lui, si vede che avevano forse organizzato di far trovare il corpo in quel modo lì. Io non vi so dire purtroppo perché non ci sono tante notizie, è successo ieri l'altro sera, da 48 ore fa. Quindi chiaramente ancora si sa pochissimo. Poi non conosco molto bene la stampa francese, perché ormai ho cominciato a capire come si comportano gli americani e gli italiani. Ma sulla stampa di altri, anche gli inglesi più o meno, ma sulla stampa degli altri paesi ancora per quanto riguarda la cronaca nera e il true crime non ho esperienza. Quindi teniamo presente questo caso e vediamo come si comportano i giornalisti francesi. Durante un'escursione per cercare i funghi, un uomo, anziché un fungo, ha trovato un cadavere. Si trova a Marocco di Mogliano, in provincia di Treviso. È il cadavere di una donna. All'inizio, insomma, usciva questa notizia. Si tratta del cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione. È una zona davvero un poco battuta, a ridosso del fiume Dese. Il ritrovamento, raga, non è una cosa così nuova, perché è avvenuto qualche giorno fa, ma è stato reso noto soltanto nelle ultime ore. Non so perché hanno dato inizialmente notizie sbagliate, ma va bene. Attualmente è ancora impossibile capirne l'identità, perché è veramente, veramente avanzata la decomposizione. Ma gli investigatori stanno lavorando sugli indumenti da donna consunti e sul corpo, che è quasi ormai soltanto uno scheletro a pezzi, neanche intero, a pezzi. Probabilmente sarà stato divorato da qualche animale. Visto il tipo e modello di vestiti che indossava la vittima, si è dato per scontato che fosse una donna e che la pista da seguire doveva essere quella legata al mondo della prostituzione, perché il luogo di ritrovamento è noto da tempo per essere un nascondiglio per le prostitute che lavorano in quella zona lì. Plot twist! Lo scheletro appartiene a un uomo. Quindi praticamente erano giunti alla conclusione che si trattava di una donna dal vestiario, ma lo scheletro in realtà appartiene ad un uomo. E io qui ci vedo proprio la figura de me. Comunque plottone e twistone hanno già deciso che si tratta di suicidio, ovvero la donna transessuale a questo punto, anche se da quando hanno scoperto che lo scheletro è maschile lo chiamano uomo, ma sicuramente si tratta di una donna transessuale, assolutamente, assolutamente. Poi si parla di prostituzione. Questa persona si sia tolta la vita molto tempo fa, è un suicidio. Loro dicono sulla base di alcuni oggetti rinvenuti non distanti dallo scheletro. Io non so quali oggetti possano aver trovato vicino allo scheletro, considerato anche che lo scheletro è lì da anni e ci sono stati anni, intendo 1 o 2 anni, non di più, però questo è, e sicuramente oggetti vanno e vengono, le cose si smuovono, gli animali portano via. Non so come da oggetti rinvenuti non distanti dallo scheletro loro siano giunti alla conclusione che si tratta di suicidio, quindi bella ciao. Adesso non resta che identificare la vittima per dare la notizia che si è suicidata ai suoi cari, ma nessuno ha denunciato la scomparsa di questo tipo di persona. Ma passiamo al prossimo caso. In attesa che magari identifichino questo scheletro, vogliono dargli un nome e indaghino un po' meglio se davvero possono dire omicidio o suicidio, o se sono così convinti che sia suicidio ci spieghino anche esattamente perché. E parliamo di una madre che ha ucciso suo figlio con una padella, e succede in Russia. Ho detto che oggi abbiamo fatto il giro del mondo. Andiamo in Russia. Questo omicidio risale all'agosto 2018 e
e vorrei parlare con voi anche un po' della sentenza, sapere cosa ne pensate. Dunque, la protagonista di questa storia è una nonna di 63 anni che si chiama Lyudmila R, che ha ucciso suo figlio, che a sua volta era padre di 2 bambini, per questo lei era nonna. Del figlio non abbiamo il nome, è incredibile questa cosa, non si sa il nome, c'è la foto ma non si sa il nome. Il figlio aveva 42 anni ed è stato ucciso da lei a padellate. Ora, la donna era stata arrestata a Khabarovsk mentre trasportava dei sacchetti neri sospetti. Li stava trasportando dal suo appartamento in un taxi in attesa. Quindi lei avrebbe preso questo taxi, no? Caricandoci tutti i sacchi e si sarebbe fatta portare chissà dove. La cosa incredibile è che contemporaneamente alla polizia era arrivata, poco prima, era arrivata una telefonata da parte dei suoi vicini di casa che non ne potevano più perché continuavano a sentire odore di cadavere provenire dal suo appartamento. E insomma, quando lei è stata fermata dagli agenti che gli hanno chiesto che cosa contenessero quei sacchetti, la sua risposta è stata: carne di orso marcia. Mio figlio va a caccia, ha preso un orso, me ne ha portato un sacco, io non sono riuscito mica, è andata male la carne, allora adesso è da buttar via, dice la signora. E uno dice: carne di orso marcia, cioè quelle cose. Meanwhile in Russia ok, insomma, non ci hanno creduto molto alla versione della carne di orso, soprattutto perché una volta aperto il sacchetto, che qui è in un'immagine censurata, è stato subito evidente che si trattava di pezzi umani, si vedevano chiaramente delle mani e dei piedi umani e quindi insomma l'hanno subito arrestata. Un poliziotto racconta: nonostante l'evidenza è andata avanti per 3 ore con la storia della carne dell'orso. Poi a una certa si è resa conto che era una sciocchezza e ha detto la verità. Certo che davanti all'evidenza dice: no, è un orso, no, questa è una mano, no, è una zampa di orso, Grizzly, te lo dico io. Vabbè, ok. Ora, però, torniamo un passo indietro. Allora, praticamente facciamo un attimo di retrofront e cerchiamo di capire che cosa succedeva prima e come ci si è arrivati a questo omicidio. Lyudmila ha raccontato agli inquirenti che la sua vita era diventata un inferno da quando il figlio era andato a vivere con lei. Perché praticamente sto figlio aveva divorziato dalla moglie, si era lasciato con la moglie, adesso non so se avessero ufficializzato il divorzio o meno, comunque si era separato dalla moglie e la moglie lo aveva cacciato di casa proprio a pedate in culo. E quindi lui si è rifugiato a casa di mamma, che doveva essere una soluzione temporanea, ma il problema è che lui poi è rimasto lì, era lì da più di un anno, no? Per un anno questa donna racconta di aver subito le angherie di tutti i colori, che è stato per lei veramente un inferno. Ha dovuto subire degli insulti, delle violenze, delle botte. Il figlio tra l'altro era spesso ubriaco e le distruggeva tutta casa, facendole insomma anche diversi danni economici. L'occasione che l'ha fatta mandare fuori di testa è stata quando una sera lui è tornato a casa ubriaco e ha tentato di stuprarla scambiandola per la sua ex moglie. Lì a lei si è chiusa la vena e ha detto: ok, ciaone. Questa cosa può tornare se voi pensate che magari lui è tornato a casa ubriaco quando la mamma dormiva e quindi lui in automatismo si è infilato nel lettone, no? Pensando, no? Confuso, drogato probabilmente, convinto che fosse l'ex moglie, ed è saltato addosso in questo modo. Però, cioè, se possiamo capirne la dinamica, di certo possiamo anche capire perché questa signora gli è saltato su l'omicidio, no? Sappiate che le dichiarazioni fatte dalla madre, da questa signora, sono state tutte verificate come veritiere da parte della polizia e degli inquirenti. Quindi, tra l'altro, un altro fattore che l'ha portata a compiere questo estremo gesto è che lei si era rivolta più volte alla polizia sporgendo delle denunce e chiedendo di essere messa al sicuro dal figlio, ma la polizia dal canto suo non ha mai fatto un intervento pratico, cioè non ha mai trovato una soluzione.
L'unica cosa che facevano era limitarsi a parlare con il figlio e dirgli di fare il bravo. Insomma, lei descrive questo figlio come un tiranno, un selvaggio, e quindi all'ennesima sera in cui lui dava di matto, tra l'altro quella sera di agosto lui l'aveva maltrattata per l'ennesima volta e poi era andato in bagno e le aveva distrutto tutto il bagno, le aveva rotto tutte le sue cose in bagno, i mobili, eccetera. Quindi lei veramente è arrivata a non poterne più. Gli è scesa la catena, gli si è chiusa la vena, ha preso una padella dalla cucina e gliel'ha sbattuta in testa più forte che poteva, con tutta la sua forza. E insomma, gli dà questa padellata fortissima in testa, lui crolla a terra. Lei pensava che avesse solo perso i sensi, ma in realtà era già cadavere. E quindi è rimasto sul pavimento per un giorno, perché gli ha dato sta padellata, poi si è andata a letto dicendo vabbè, ben ti sta adesso quando ti ripigli. E invece era morto. Cioè, proprio morto. Comunque, ragazzi, la padella è la sacra arma. Cioè, è la sacra arma level over 9000. Potete diventare fortissimi solo con l'arma sacra della padella. Adesso vi faccio raccontare quello che è successo da lei stessa, tramite le sue dichiarazioni. Siamo arrivati a che lei, il giorno dopo, si accorge che il figlio è ancora lì a terra ed è un cadavere. Sapevo che dovevo sbarazzarmi del suo cadavere in qualche modo, ma avevo paura a chiamare la polizia, direi. Quindi ho deciso di usare un coltello per fare a pezzi il corpo. Alert dovuto: se state mangiando e avete lo stomaco sensibile, fate attenzione. Se avete lo stomaco sensibile, prendetevi una baccinella a tenere sotto se vi fanno vomitare le scene splatter, ma adesso arriva lo splatter. E ve lo racconta lei, dalla sua voce. Io faccio solo la lettrice e interpretatrice. Era come se la mia mente si fosse spenta. Stavo facendo tutto come un robot. Sono andata a comprare una smerigliatrice perché mi facevano male le mani e non potevo continuare a usare un coltello. Giustamente, perché tagliare un corpo umano con un coltello da cucina dopo un po' è certo che ti fanno male le mani. Quindi ho coperto il pavimento di plastica, poi ho tagliato le gambe, le braccia e la testa. L'ho sventrato, gli ho tagliato il pene e ho estratto gli organi interni. No, ma io, nonnina, cioè, dai, ma sì, gli ho tagliato il pene. Lei ha fatto 70 pezzi. 70 pezzi? Io credo che neanche Dexter li faceva 70 pezzi. Probabilmente gli ha tagliato il pene perché ce l'aveva con lui per la questione dello stupro, che lui ha tentato di stuprarla. Ho dovuto rimuovere il tessuto muscolare dalle ossa, mettendo con cura i pezzi tagliati in un secco di plastica, in un contenitore e in una bacinella. Poi li ho imballati in sacchetti di plastica e li ho legati. Ho messo la testa, i piedi, le mani e la parte principale del corpo, ovvero la colonna vertebrale con le costole, separatamente. Non ho versato una sola lacrima mentre facevo tutto questo. Ero in uno stato mentale particolare, come se mi muovessi nella nebbia. Ma io mi chiedo, questa nonnina o faceva la macellaia o dove ha imparato a fare tutto questo lavoro qui. Perché io, ragazzi, cioè, non è una cosa innata nel DNA degli esseri umani smembrare altri esseri umani, staccare i muscoli dalle ossa, cioè, non è semplice. Sì, allora, la questione del pilota automatico che lei dice è sintomatico di uno stato dissociativo. Certo, fa strano che questo stato dissociativo sia durato così a lungo e lei non abbia avuto altri episodi precedenti né successivi a questo. Però, ragazzi, ha fatto una cosa, cioè, che in Italia direbbero in 2 secondi: oh, ma certo che era lucida, ha premeditato, ci ha messo giorni a fare tutto sto lavoro, è andata anche a comprare la smerigliatrice, che era lucida, e invece vedremo la sentenza. Comunque, sappiate che durante tutto questo ambaradam che lei faceva, si è ferita gravemente a una mano con la smerigliatrice, si è fatta un taglione in una mano mentre faceva a pezzi il corpo del figlio, ma si è tagliata molto gravemente, tanto che è stata ricoverata in ospedale per 1 settimana. E il problema è che lei era ancora a metà del lavoro quando è stata ricoverata in ospedale, e quindi c'era il corpo là sul sacco di plastica che andava in putrefazione mentre lei non poteva lasciare l'ospedale.
In quei giorni i vicini le hanno telefonato diverse volte mentre lei era ricoverata in ospedale per dirle: oh, ma c'è puzza di morto, cosa vogliamo fare? Cosa c'è a casa tua? Ma vuoi che qualcuno entri, che pulisca? No. E quindi appena ha potuto si è fatta dimettere ed è tornata a casa in fretta e furia per liberarsi del cadavere. Ma provate a pensare a rientrare in una casa dopo che tu hai sbudellato tutto e l'hai lasciato tutto lì. Cioè non l'hai messo in freezer, in frigo, hai lasciato tutto lì. Comunque la giustizia è sicuramente la cosa che ha fatto più scalpore di tutta questa storia, a parte ovviamente la crudeltà, la crudità, ecco, perché lei risulta colpevole di omicidio volontario, ma secondo le leggi russe le è stato risparmiato il carcere poiché le è stata riconosciuta la incapacità di intendere e di volere in quel momento per via delle provocazioni da parte della vittima, e quindi è stata la vittima a portarla ad uno stato di incapacità di intendere e di volere tramite le sue continue provocazioni e violenze. Cosa ne pensate? Sì, istigazione. Quindi la sua condanna è che non può lasciare la città per 23 mesi nei quali rimarrà sotto sorveglianza, deve rispettare un coprifuoco notturno e non può cambiare il suo indirizzo senza permesso. Questa è la sua condanna da colpevole di omicidio volontario, Cioè, questa cosa qui, da una parte la capisco. Cioè, da una parte dici, wow, ok, giustizia, hanno ragione, effettivamente lei in qualche modo si doveva difendere. Ha chiamato la polizia, ha denunciato, e qui ci sono le prove che lei ha denunciato e nessuno le è mai andato a cercare. Ciò nonostante, se bisogna anche che in qualche modo l'omicidio sia paragonabile alla tua difesa o comunque al tuo vizio di mente in quel momento. Cioè, io a questa sentenza ci sarei stata alla grande se lei avesse immediatamente chiamato la polizia autodenunciandosi. A me quello che sta sul cazzo è che questa qui ha cercato di farla furba. Ha cercato di fare occultamento di cadavere. Cioè l'ha fatto a pezzi, l'ha distrutto. Ha cercato per una settimana di farla franca. Cioè, vogliamo davvero dire che questa qui è rimasta in stato dissociativo per 8 giorni? Anche quando era in ospedale era dissociata? Come ha parlato con i medici? Perché i medici non si sono resi conto che era in uno stato psicotico? Va bene la sentenza, ok, però secondo me ci sono un sacco di cose che non sono state considerate. Su tutto quello che viene dopo, secondo me un po' di carcere se lo doveva fare. Perché dai, è ingiustificabile. L'omicidio sì, lo capisco, ma quello che succede dopo è ingiustificabile. Torniamo in Italia con i nostri gialli italiani, perché c'è la morte di una ragazza in Trentino che è veramente, veramente inquietante, ma davvero, ed è piena di punti interrogativi. È recente, tra l'altro. Allora, la chiamano la ragazza del bosco, o la chiamano Vinita, perché questo è il suo nome, però si chiama la ragazza del bosco perché era appunto una che amava particolarmente la natura, i boschi, viveva molto vicina a questo tipo di ambiente e adorava fare le passeggiate nei boschi con i suoi cani. Lei si chiama Vinita Nicolò, ha 39 anni al momento della morte ed è una ragazza originaria dello Sri Lanka. Originariamente viene dallo Sri Lanka perché era stata abbandonata dai suoi genitori biologici, lasciata in un orfanotrofio ed è stata adottata da questa coppia trentina insieme a sua sorella maggiore. Quindi le hanno adottate insieme, sia lei che la sorella. Quindi loro sono sorelle biologiche adottate da una famiglia adottiva. Però vediamo che Vinita è davvero molto legata al Trentino, cioè si sente una trentina doc, fa sempre TikTok in cui per esempio si prende molto in giro per questa cosa della serie. Mi dicono che sono indiana, che sono cingalese, che sono... in realtà io sono trentina doc, così dice.
E ragazza veramente solare e allegra, c'è il sorrisone che qualcuno di voi ha notato? Questo era un mezzo sorriso rispetto ai sorrisi che faceva lei. Cioè, è una ragazza di una allegria, di una solarità che se vi guardate il suo profilo dei social vi rendete conto che era una bomba di allegria, che dava veramente energia a tutti quanti. Lei ha frequentato l'università di Padova in agraria, ma è cresciuta a Lavis, in Trentino, in provincia di Trento, e come vi ho detto molto 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 legata al Trentino. Vinita è anche una mamma, ha 2 bambine avute da un precedente matrimonio fallito e viene descritta da tutti come veramente la amavano tutti, ma la amavano perché era una di quelle che se era presente l'umore si alzava a tutti quanti, cioè era calamitica nel senso che sprizzava allegria da tutti i pori, riusciva sempre a buttare tutto sul ridere, con questo sorrisone gigante contagiava tutti quanti e quindi erano tutti felicissimi di incontrarla. E quando lei c'erano tutti contenti, no? Una ragazza molto energica, piena di vita, che amava gli animali, felice, una ragazza felice, poi capiremo perché arriviamo a parlare di questo. E insomma, lei amava gli animali, aveva tanti cani, non so quanti, almeno 4 li ho visti diversi, poi non so se ne avesse più di 4, e aveva una gatta che l'ha chiamata Rognetta. Ma quanto è bello che chiami la gatta Rognetta! Vieni qua, Rognetta! No, che bello. Insomma, lei tra l'altro amava raccontare la sua storia di abbandono e poi successiva adozione, paragonandosi alla storia paragonando la sua storia a quella del suo cane Fumé. Lei aveva tutti i cani adottati al canile, in particolare era legata a Fumé, che è questo cane che vedete qui, che lei diceva proprio come me, no, te t'hanno abbandonato perché non eri di razza, perché sei nato bastardo sostanzialmente, e a me m'hanno abbandonata perché avevo la pelle troppo scura, una cosa del genere, e anche a me m'hanno adottato e mi amano. E quindi era una cosa carina il fatto che lei comunque vedesse anche, era sempre molto grata alla sua famiglia per la sua rinascita, ecco. La sua più grande passione, come vi dicevo prima, erano le passeggiate nei boschi insieme ai suoi cani, e quando poteva andava sempre nel bosco con i cani per trovare la sua serenità e la sua concentrazione e ritrovare anche il suo centro, no? E insomma Vinita ha una vita sentimentale, insomma ha avuto un trascorso sentimentale non facile, perché sì, il matrimonio fallito da cui sono nate le bambine, ma aveva anche avuto delle relazioni sia prima che dopo finite insomma non benissimo. Però finalmente aveva incontrato da poco il suo nuovo amore di cui lei era felicissima, amore con il quale lei era felice di stare con lui, anche se c'erano delle difficoltà nel rapporto. Poi dobbiamo anche capire in quale misura c'erano quelle difficoltà, perché voglio vedere un rapporto senza difficoltà. Insomma, questo nuovo amore si chiama Claudio Piras. Da qualche mese erano andati a vivere insieme. Si erano trasferiti in una zona veramente boschiva, piena di alberi, frutteti e cose. Un paese che si chiama Vervò. Si trova in Val di Non e lei lì trovò presto lavoro al bar centrale. Lavorava come barista. E non ve lo dico neanche, c'è una che attaccava il buon umore a tutti quanti soltanto guardandoli, con questo suo modo di fare sprint energico, che era sempre guarda il lato positivo, tirava sul morale a tutti, lavorava al bar centrale. Chiaramente tutti i paesani la adoravano, tutti i paesani le volevano bene, tant'è che sono distrutti dalla sua morte. Cosa succede a Vinita? Mercoledì 28 settembre scompare proprio tra quei boschi in cui lei era solita andare a passeggiare con i suoi cani. Ma quel giorno non era certo una passeggiata di piacere e con lei i cani non c'erano. Sarà il fidanzato Claudio a dare l'allarme per far scattare le ricerche, che in sole 24 ore ritroveranno appunto il cadavere. Praticamente il cadavere è stato trovato in questa gola, detta in termini tecnici forra. Ora, la forra in questione è profondissima.
è caduta giù da lì. Quindi significa che lei si trovava a 13 km da casa sua e in qualche modo, attraversando tutti quegli arbusti che vedete, non sul lato illuminato dal sole ma quello dell'ombra, perché lei proveniva da quello ombroso, lei da quel lato è caduta, è scivolata, in qualche modo è finita nella forra, nella gola. Il corpo è stato recuperato nelle acque del fiume che c'è lì giù, che si chiama Rio Pongaiola. Rio Pongaiola si trova a Tos, che è una frazione di Ton in Val di Non, che se vi davo le coordinate geografiche facevamo prima. Comunque a un paio di chilometri sappiate che c'è Casteltun. Ah, tra l'altro ho imparato, perché non so per quale motivo, ma tutti gli articoli che parlano di questa povera ragazza si incentrano sulla flora e la fauna e il territorio e sulle attrazioni turistiche che ci sono lì intorno. Comunque ho imparato da uno di questi articoli che in quella zona dal 1998 sono state trasferite le attività di prelievo, lavorazione e stoccaggio del materiale seminale bovino. Ma perché lo dicono in relazione alla ragazza? È una cosa che mi sono chiesta anch'io. Chiedilo all'Adige, l'ho letto su un articolo che si chiama l'Adige. C'è una domanda fondamentale da fare in questo caso: come ha fatto il corpo a raggiungere, allora innanzitutto come ha fatto Vinita a raggiungere una zona così impraticabile anche per i soccorritori, perché questa zona qui che c'è prima della gola profonda è parecchio impraticabile, e soprattutto laggiù dove è stato recuperato il corpo hanno dovuto mandare le squadre speciali dei soccorritori per recuperarlo, perché erano veramente in difficoltà. Se davvero lei fosse caduta, perché effettivamente questa è una zona che è abbastanza in discesa, diciamo, sì, potrebbe essere per esempio caduta, rotolata fino a che poi non ha fatto questo salto giù nella gola. Il problema qui è che, come vedete qua, è pieno di arbusti, di rocce, di alberi che non permettono a un corpo di rotolare e cadere giù, no? Qua giù, come non ci fosse nessun ostacolo a fermarlo. Quindi fin da subito gli inquirenti hanno detto: ok, può essersi trattato di un incidente, ma strano che sia finita proprio qui, molto strano. Però insomma inizialmente dicevano ok, è incidente proprio al limite suicidio con un grande impegno, ma a una certa, soprattutto dopo aver sentito il fidanzato, aprono un fascicolo per omicidio. E qui ci lavora la Procura di Trento. La Procura di Trento fino adesso mi ha sempre dato grandi soddisfazioni. E infatti hanno aperto subito per omicidio. A svoltare le indagini dei giornalisti è stata la testimonianza di un'amica di Vinita, che ha trascorso la serata con lei, insieme a lei, altri amici e anche Claudio, il fidanzato di Vinita. E hanno trascorso insieme l'ultima sera prima che poi lei scomparisse. Quindi proprio la sera stessa poi della scomparsa, vedremo com'è andata. Erano in un bar quando alle 20 Vinita e il fidanzato Claudio lasciano il locale. I testimoni che erano lì presenti sostengono che lui era alticcio, non hanno detto ubriaco, hanno detto non era molto lucido, e che era scoppiata una lite furibonda tra di loro, e quindi per questo hanno lasciato il locale. Una delle persone presenti al bar ha ricevuto una telefonata da Claudio alle 20:30. Claudio chiama questa persona, che non sappiamo chi sia, ma è una persona che era presente quella sera, quindi immagino una amica di Vinita. Lui la chiama per dirle: guarda, al culmine di una lite Vinita ha tirato il freno a mano, è scesa dalla sua Panda e si è messa a girare a piedi nei boschi perché voleva stare da sola. E poi niente, io vado a casa, ciao. Cioè, sostanzialmente una telefonata per raccontare questa cosa, che lei era uscita dalla macchina tirando il freno a mano. Guarda caso, il giorno dopo Vinita è scomparsa. Lui dice, il fidanzato, di essersi tornato a casa e che però lei non è più rientrata, quindi il mattino successivo è andato a sporgere denuncia. L'avrebbe mollata lì a camminare nel bosco da sola.
Certo. Insomma, gli inquirenti, avendo in mano questa ricostruzione, cominciano, per questo che hanno aperto il fascicolo per omicidio, perché non gli tornava per niente la ricostruzione di Claudio. Perché lui dice che lei a un certo punto, quindi erano per strada, lei a un certo punto ha tirato il freno a mano, è uscita dalla Panda e si è incamminata in mezzo ai boschi. Quindi vuol dire che lei a piedi avrebbe attraversato tutta questa parte per poi scivolare e cadere giù nella gola, che non ha senso, perché come vedete ci sono molte rocce e arbusti che avrebbero frenato la sua caduta, a meno che lei non si sia proprio buttata dal ciglio. Ma come vedete anche sopra, no? Qua, tutta questa zona qua è in discesa. Quindi a meno che tu non voglia precipitare e rotolare giù, non ha senso che tu attraversi quella zona lì a piedi. Claudio sostiene che deve essere stato un incidente, che lei nella rabbia, no, ha preso su questo suo cipiglio di andare a piedi e camminando nel buio deve essere inciampata in qualcosa, per cui è rotolata per oltre 40 metri senza essere fermata da nessun arbusto e nessun masso e poi cadere giù nella gola. Quindi questa donna sparisce e muore giù da una gola proprio subito dopo un litigio con il fidanzato, nel quale viene descritta una dinamica poco credibile. Tra l'altro, ecco, gli inquirenti si sono subito concentrati sul fidanzato e hanno quindi chiesto ai vari testimoni di parlare della loro relazione. E questi hanno testimoniato che avevano un rapporto burrascoso in cui lui era molto geloso. Certo, non si aspettavano un atto di violenza, non parlano di violenze fisiche, ma parlano di un lui molto geloso. Tra l'altro non sono ancora usciti i risultati dell'autopsia, ma da una prima osservazione cadaverica sembra che il corpo non presenti segni di violenza oltre alle ferite da caduta. Ma hanno trovato il corpo laggiù caduto in una posizione non da caduta, come se fosse stato spostato. Quindi è un giallo che più giallo non si può, ma io sono convinta che il fidanzato qualcosa in più debba raccontarcelo, anzi raccontarlo a chi di dovere, alla procura. Ecco, la procura in particolare si è allarmata dalla ricostruzione di Claudio, proprio dalla dinamica, cioè gli hanno chiesto anche dettagli in quale punto si è fermata, da dove è uscita dalla macchina, che non hanno senso. Secondo loro proprio il racconto di Claudio ha delle contraddizioni interne che lo smontano completamente. E inoltre sembra che Claudio avesse dei precedenti per droga, anche se qui, ripeto, cioè non è che come vuole la narrativa italiana hai dei precedenti uguale allora sei un assassino, anche perché hai dei precedenti per droga, per spaccio o possesso, non lo so. Comunque lei era un drughet. Ovviamente non tutti i drughet vanno poi a ammazzare la fidanzata, anzi. Ecco, sarà l'autopsia a darci queste risposte, anche perché fortunatamente è stata trovata subito. Quindi il corpo era, scusatemi il termine, fresco, quindi può dare molte risposte, anche microscopiche. E quindi adesso vedremo l'autopsia che cosa dice. Io credo che sarà di rimente, come si suol dire. Sappiate che un giornalista di quarto grado lo bracca, ma lo hanno veramente stalkerizzato in un modo o nell'altro. C'era questo Claudio che cercava di allontanarsi, però a una certa non riusciva a resistere alle domande tendenziose e quindi alla fine ha dato delle risposte. Un po' a cazzo di cane, ma ha dato delle risposte. Il giornalista più volte gli chiede se quella sera avevano litigato e lui più volte risponde no. Allora qui diventa ancora più complessa la situazione, perché se lui pubblicamente dichiara che non hanno litigato, sarà anche quello che ha detto in procura, ma poi va contro alle testimonianze che sono state raccolte da chi era presente quella sera. Vorrei specificare che tutta questa indagine è stata portata avanti dai giornalisti perché la procura non ha praticamente dato niente in mano ai giornalisti, perché a Trento lavorano come si deve, lavorano, almeno per adesso mi hanno sempre dato grandi soddisfazioni, lavorano in maniera oculata, non si dice niente ai giornalisti finché c'è il segreto istruttorio, stanno ancora indagando. Quindi ragazzi, fare il giornalismo d'inchiesta a 2 giorni dall'omicidio non ha senso. Cioè il giornalismo d'inchiesta ha senso nel momento in cui si stanno verificando degli atti di mala giustizia.
nel momento in cui c'è bisogno di far venire fuori una verità che altrimenti non verrebbe fuori. Ma fare le inchieste e gli interrogatori ai testimoni e ai protagonisti quando in questo momento lo sta facendo la procura non è saggio, non è una cosa bella, non stai facendo informazione. Io adesso vi riporto le informazioni che ho trovato da quarto grado e dagli articoli, quindi ormai sono cose pubbliche e si sanno, ma si capisce molto bene anche dalla costruzione dei servizi che non hanno niente da parte della procura e hanno costruito tutto andando proprio a braccare le varie persone. La storia è stata raccontata in una maniera che così ci sono delle cose che non tornano, tipo il fidanzato Claudio ha detto agli inquirenti che quella sera hanno litigato o no? Perché dobbiamo arrivarci tramite quello che risponde ai giornalisti? Perché lui ai giornalisti può anche dire no, non abbiamo litigato, vaffanculo, ti dico una bugia, poi in realtà aveva testimoniato che avevano litigato. Quindi in questo modo si rischia di innanzitutto far chiudere a riccio un eventuale imputato, un sospettato, perché si sente, no, braccato in questo modo e potrebbe cominciare a pensare forse mi conviene dire delle cazzate anche alla polizia. Dall'altra, esatto, rischi un polverone gigante, rischi di mettere i bastoni tra le ruote alla procura che sta indagando. Comunque, entriamo nell'argomento. Stiamo parlando del serial killer di Bergamo, del quale vi ho parlato qualche live fa, qualche TG Crime fa. Cosa sta succedendo a Bergamo? A Bergamo ci sono, in questo momento niente in realtà, cioè che cosa è già successo, perché poi i serial killer... siamo talmente tonti che non crediamo nei serial killer, che i serial killer secondo me espatriano per avere almeno un po' di considerazione, perché veramente è una roba, la cringiata, esatto, la postale a denunciare quarto grado, sì, praticamente sì. Allora, pare che ci sia, perché io avevo parlato di 2 donne che condividevano sicuramente lo stesso killer, essendo che il suo DNA è stato trovato su entrambe le scene del crimine. Ma pare che ci sia una terza donna. Allora, io vi ho parlato della storia di Gianna Del Gaudio e di Daniela Roveri, entrambe uccise a poca distanza l'una dall'altra, cioè entrambe a Bergamo e a 7 chilometri l'una dalla casa dell'altra, e anche a distanza piuttosto ravvicinata a livello temporale, perché Gianna è stata uccisa il 26 agosto 2016, mentre Daniela è stata uccisa il 20 dicembre 2016. Come vi dicevo, a soli 7 km di distanza. Come sappiamo, queste 2 erano state uccise con lo stesso modus operandi, ovvero l'assassino colpisce in maniera fulminea, le raggiunge alle spalle e taglia la gola di netto, con un colpo molto forte ma anche molto veloce. Quindi è una ferita profonda dalla quale le vittime purtroppo non hanno scampo e gli consente anche a lui di essere molto rapido e sporcarsi poco. Come sappiamo, il DNA di questo soggetto è stato ritrovato sui guanti di lattice insieme all'arma del delitto, che sono stati rinvenuti a poca distanza dalla casa di Gianna Del Gaudio. Mentre per quanto riguarda Daniela, che è stata uccisa nell'androne del suo palazzo mentre aspettava l'ascensore, lei è stata colpita da dietro, ma l'aggressore le ha chiuso la bocca con la mano e quindi ha lasciato del DNA sulla guancia della vittima. DNA uguale identico a quello che era sull'altra scena del crimine. E fin qui è un recap di quello che vi avevo già detto. Ma abbiamo una novità. Una terza vittima che può essere paragonata a questa. Ecco, qui serve il giornalismo d'inchiesta. Qui sì, qui stimo infinitamente il lavoro che sta facendo quarto grado sui giornalisti, perché la giustizia non sta facendo niente, non stanno indagando, non c'è nessun fascicolo aperto, a nessuno frega un cazzo di sto serial killer. Adesso è l'ora di fare giornalismo d'inchiesta, perché nessuno, se no, si prende in carico il problema. Ma nel caso di Vinita, dove è la procura stessa a darsi da fare per indagare, cioè lì sarebbe da lasciarli fare. Allora, la terza vittima viene uccisa a Milano, a 50 km di distanza dalle altre 2, quindi c'è una certa distanza sia spaziale che temporale, perché lui colpisce il 23 novembre 2017 alle 7 del mattino.
La vittima si chiama Marilena Negri, 67 anni. Lei alle 7 del mattino entra nel parco di Villa Litta, non so se c'è qualche milanese che conosce Villa Litta, è nel quartiere Affoli. Era andata a portare a spasso il suo beagle, che era praticamente il suo compagno di vita. All'improvviso un uomo la aggredisce alle spalle e le taglia la gola in maniera fulminea, così come le altre vittime. Le strappa la collana che aveva al collo e fugge. La cosa incredibile di questo caso, in questo particolare omicidio, è che il suo assassino viene ripreso da diverse telecamere nel parco. Viene preso da una telecamera del parco, una telecamera di una farmacia e una di un distributore. Quindi io vi posso far vedere le immagini e incredibilmente vedremo che forse da queste immagini forse la versione di Antonio Tizzani non era poi così campata per aria dell'uomo incappucciato. Infatti queste immagini mostrano un uomo incappucciato con la felpa esattamente come lo descrisse Antonio Tizzani, che all'epoca gli diedero veramente di tutti gli insulti per dargli del bugiardo. E questo è un video che vi faccio vedere a loop. Aspetta, mettiamo loop, così ve lo godete mentre ne parlo. Così, no? Serial killer col video molto simile, siamo a tema. Ora, è incredibile come lui si allontani dalla scena del crimine. Lui è lui, cioè nel senso che è lui l'assassino, ne siamo certi perché lo hanno proprio collegato all'omicidio di Marilena. Tuttavia, ad oggi non si conosce l'identità di quest'uomo. Allora, ad oggi l'identità di questo soggetto è sconosciuta. E uno dice, ma lo staranno cercando, no? Sicuramente lo staranno cercando. No, nessuno sta facendo niente. Ormai hanno rinunciato, non so come dire, non indagano più. Soprattutto perché non hanno mai considerato che ci fosse un serial killer a piede libero. Non pensavano di dover indagare assolutamente per quanto riguarda un serial killer, anche perché l'omicidio di Gianna Del Gaudio era stato attribuito al marito Tizzani, che abbiamo visto che poi è stato assolto sulla base di questo DNA. Quindi a questo punto la domanda sorge spontanea: se Tizzani è innocente ed è già stato assolto 2 volte, poraccio, 2 se ne dovuti fare, a questo punto la procura, che ha in mano il caso dell'omicidio di Gianna, al posto di indagare il marito, indagherà questo soggetto qua, no? Indagherà un serial killer, andrà a cercare tramite il DNA chi è. Raga, non lo fanno, chiudono l'indagine e basta, è chiusa. Ah, mannaggia! Mannaggia, il PM non è riuscito a incastrare il colpevole che voleva? Oh, mi si è rotto il mio giochino preferito? Allora basta, non gioco più, è rotto. Basta, non gioco più. Cioè, questo è sempre il solito discorso del non voglio tornare sui miei passi, non posso tornare sui miei passi, non posso dire di essermi sbagliato, anzi sbagliata, perché è una donna questa, non gliene frega un cazzo. Non gliene frega un cazzo della sicurezza dei cittadini, non gliene frega un cazzo che c'è un serial killer là fuori, non gliene frega un cazzo di nessuno se non di se stessi e di avere ragione. Ecco, qui serve il giornalismo d'inchiesta, qui serve davvero. Quando le procure non fanno niente, quando non c'è attenzione sui casi, quando cercano di farci dimenticare le cose, allora lì serve davvero un giornalismo d'inchiesta. Allora, vediamo un attimo che cosa hanno in comune queste 3 donne in comune e anche che cosa hanno di differenza. Allora, sono 3 donne che hanno un profilo di personalità molto differente tra loro. Allora, Gianna era un'insegnante in pensione di 63 anni, una donna di casa molto religiosa. Lei viveva a Bergamo con il marito Antonio e per lo più si occupava della casa e dei nipotini. Daniela, completamente diversa. Daniela è una donna di 48 anni, una manager d'azienda, tutta concentrata sul lavoro. Al primo posto nella vita c'era il lavoro, fanculo i sentimenti, fanculo le relazioni, lavoro. E viveva a Bergamo con la madre. Marilena è un altro tipo ancora. Marilena è una vedova di 67 anni che di cui marito era morto in un incidente stradale, non si è mai risposata né fidanzata, una persona molto solitaria, ma è sempre in compagnia del suo cagnolino, il suo beagle, che era quello che stava portando a passeggio quando è stata uccisa.
e ogni tanto si incontrava con qualche amica, ma per lo più rimaneva per i cavoli suoi col suo cagnolino. Le vittime, tra l'altro, non si conoscevano tra di loro né avevano interessi in comune, quindi non frequentavano nemmeno gli stessi ambienti, per cui creare un profilo vittimologico è difficile, anche se sono tutte più o meno della stessa fascia di età, 63, 48, 67, donne tra i 40 e i 60, esatto, quindi donne mature, ecco. Però non mi sembra che ci sia una scelta oculata proprio sul tipo di donna. Capelli, aspetto fisico, anche qui è molto differente, perché se vedete queste due signore erano signore che vivevano in casa e diciamo, non badavano troppo al beauty, al fitness, ecco. Cosa di cui invece lei era fissata, cioè lei aveva un fisico della Madonna, cioè questa qui è proprio una gnoccolona, e anche perché si faceva un mazzo tanto per andare in palestra e tutto il resto, quindi anche a livello di fisicità secondo me ci sono importanti differenze. Ma che cosa hanno in comune oltre al luogo e lo spazio e il modus operandi? Il trofeo. L'assassino a tutte e tre ha portato via un trofeo. A Gianna ha portato via la collana d'oro che aveva al collo. A Daniela ha rubato la borsetta e le ha sfilato un anello di diamanti che aveva al dito. Mentre a Marilena ha rubato la sua collana, né di oro né non era una collana di grande valore. Ecco che quindi qui forse andiamo a capire che si tratta proprio di un trofeo e non di una rapina. Era una collanina con il ciondolo di Padre Pio. E d'altra parte è innegabile che sia nel caso di Marilena che nel caso di Gianna, da una parte lo racconta la telecamera, da una parte lo racconta il marito, abbiamo a che fare con un uomo incappucciato. E i punti in comune sono molto di più delle differenze, a mio parere. Tant'è che, tra l'altro, hanno pensato bene di mettere, come dire, di mandare a tutti i gioiellieri, a tutti coloro che si occupano di pegni, di cose del genere, di mandare le foto dei gioielli rubati. Ma nessuno di loro si è mai trovato con questi gioielli nel negozio. E la risposta che ho letto da parte degli inquirenti rispetto a ciò è stata: sì, ma sai, tante volte i venditori, più che venire ai gioiellieri così, più che venire dalla polizia a denunciare un oggetto rubato, preferiscono pensare solo agli affari e non avere problemi. Che ci sta? Ma c'è un altro punto che secondo me viene tralasciato, ovvero che il serial killer, quando prende i trofei, se li tiene. Non è che li va a vendere, perché non uccide per soldi, uccide per goduria. È come Andrea Iavarone che si è tenuto la cover di Chiara, non andava a venderla la cover, come le foto del cadavere, è un trofeo. Sicuramente lui è l'unico, cioè la mano è la sua. Se è un assassino su commissione, che esistono tranquillamente, che in Italia non è una roba così fuori di testa, potrebbe essere, ma a questo punto vuol dire che o lui si è fatto una carriera che lo ingaggiano tutti, quelli che vogliono uccidere la moglie e una parente, o che altrimenti non me lo spiego come possa un mandante mandare un killer, un sicario a uccidere 3 donne diverse, lo stesso mandante a questo punto. Boh. Ho il video, diciamo, in una prima fase di ripulizia, quindi se vogliamo vedere il video di questo serial killer un attimo ripulitino, ve lo faccio rivedere. Prima versione normale e poi ripulito. Allora, questo è il video originale. Ok, l'abbiamo visto. Questa era la definizione del video originale. Ora vediamo dopo una prima pulitura con il software di M-Team. Wow! Che figata! Che figata pazzesca! Scusate, no, è... Wow! Guardate questa macchina qui.
come si vede per esempio la targa. Cioè, adesso è una prima ripulitura, ma la differenza si vede. E poi vi ricordo che voi non state vedendo in qualità massima. Tra l'altro aspetta che ve la metto ancora più in alto, così ancora più quality, ma tanto non so se poi a voi arriva questa quality, così il video è ancora più in alta qualità. Qui non la vedo. Poi è una prima ripulitura, ovviamente non ci permette di vederlo in faccia, ma ci permette di vedere come cammina molto meglio, che tipo di fisicità ha. Direi che a questo punto non possiamo dire che è una donna, perché c'ha proprio la fisicità maschile. La camminata, la mascherina bianca. Tra l'altro questo qui si è fatto proprio un giro bello sereno, passo lungo, ben disteso e via. Ah, la mascherina nel 2017. Sì, era il 2017 e lui c'aveva la mascherina. Aveva previsto? Aveva previsto tutto? Il logo del distributore. Aspetta, che l'avevo visto qua. Dov'è? 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 Non lo trovo più. Vabbè, non importa. E il paziente zero, sì, comunque era una prima, così, una prima velocissima, anche perché me l'hanno fatto sul momento, ripristino dell'immagine così, ma si può fare molto meglio.